Buongiorno a tutti, non so se mi sentite, sono Maurizio Menegotto di Lauterbach, organizzatore di questo webinar. Stiamo attendendo che tutte le persone si colleghino, vedo adesso che circa il 60% si sono collegati e il numero sta crescendo rapidamente, tra un minuto o due dovremo cominciare. Va bene, 10.03, direi che possiamo cominciare, vado alla prossima slide. E chiedo alle persone che presenteranno con me, quindi a Manuele Papais, a Marco Ferrario, a Massimo Incerti, di accendere le loro webcam. Ho acceso anche la mia in questo momento, dovremmo essere tutti in vista. Ok, noi siamo le 4 persone che presenteranno le slide di questo seminario. Benvenuti a tutti i partecipanti, parleremo oggi di Multicore Debug Trace su MX8, che è un processore di NXP, con 332 e con le board di Dave. Durante il webinar ci alterneremo a presentare ognuno la propria parte e in particolare Marco Ferrario eseguirà delle live demo per mostrare quanto presentato. Chiedo a Manuele e a Massimo giusto un breve saluto, poi dopo lascerò la parola a loro per la sezione. Buongiorno a tutti, da parte mia, Massimo Incerti di NXP, spero che mi sentiate bene, insomma, che l'audio sia a posto. Forte e chiaro. E niente, vabbè, perfetto, io mi occuperò di farvi una breve presentazione, circa una decina di minuti, di quelle che sono le caratteristiche della famiglia di processori RTMX 8M, con un particolare focus sul dispositivo RTMX 8M Plus. Buongiorno a tutti, Manuele Papais, spero che tutti voi mi sentiate bene. Forte e chiaro. Grazie. Io mi occuperò invece di presentare un po' la linea di prodotti che Dave Embedded Systems ha presentato e sta mantenendo basato sui processori della famiglia i.MX o 8M di NXP. Marco? Buongiorno, io sono Marco Ferrario, mi occupo di supporto tecnico in Lauterbach Italia. Come già accennato, presenterò un paio di brevi dimostrazioni man mano che vengono spiegati gli argomenti di questo webinar. Benissimo, grazie a tutti. Io chiuderei ora le webcam per dare pieno spazio alle slide e cominciamo con il webinar. Va bene, questa è l'agenda della giornata. Io terrò una breve introduzione di chi è Lauterbach e che cosa sono i tools Trace32. A seguire presenterà Massimo Incerti di NXP e poi Emanuele Papais di Dave. Poi tornerà la presentazione a me e inizieremo a parlare in particolare delle funzionalità di debug e trace degli ARM, per i processori ARM, in particolare MX8, per poi andare alla parte dimostrativa. Parliamo di Lauterbach. Lauterbach è il più grande produttore mondiale di debug e trace tools, è un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di debugger ed emulatori che sono apprezzati a livello mondiale. È un'azienda tedesca, oltre 120 dipendenti, abbiamo la sede centrale a Hohenkirchen presso Monaco di Baviera e una forte presenza internazionale con distributori e filiali in diversi paesi, tra cui l'Italia. Questo webinar è organizzato appunto da Lauterbach Italia. Il nostro team ingegneristico sviluppa e produce avanzati sistemi di sviluppo noti con il marchio Trace32, che credo che molti di voi conosceranno, alcuni già utilizzano. Parliamo di filosofia dei nostri prodotti. I sistemi 332 sono sistemi aperti, nel senso che si integrano facilmente con qualsiasi altro prodotto di una toolchain embedded. Supportiamo infatti compilatori, sistemi operativi, ambienti di sviluppo integrato praticamente di qualsiasi tipo. Il sistema è proprio progettato per interoperare con l'ambiente di sviluppo degli utenti. L'interfaccia utente è unica e universale, questo significa che tutti i prodotti Lauterbach sono gestiti da un unico software multipiattaforma che si chiama 332 PowerView, questo è il nome del nostro ambiente di sviluppo. I punti di forza: possiamo vantare la più ampia gamma di microprocessori e microcontrollori supportati,
un know-how tecnico ai massimi livelli, forte di decenni di esperienza e anche collaborazione con i partner, e un eccellente supporto tecnico locale con possibilità di training. In effetti Marco, che si è presentato prima, si occupa non solo del supporto tecnico, ma anche il nostro trainer per training sia online che in presenza. Una velocissima carrellata sui prodotti. Si tratta di sistemi di debug hardware, software modulari. Tutti i debugger sono basati su dei moduli hardware universali che si chiamano Power Debug, a cui possiamo collegare dei debug cable specifici per l'architettura e con questo supportare di fatto tutti i possibili processori. Questi moduli possono essere espansi con altro hardware per il trace, quindi parliamo dei moduli Power Trace, che si possono collegare con dei probe alle trace port dei processori. Vedremo poi in dettaglio perché il trace è una delle parti principali che mostreremo in questo webinar. Tutti questi sistemi possono essere poi espansi e potenziati aggiungendo dei moduli Logic Analyzer come i Power Probe o i Power Integrator o anche il nuovissimo Mixed Signal Probe, che è un probe misto per segnali sia digitali che analogici. E in aggiunta abbiamo anche soluzioni completamente software come i front-end debugger, simulatori, back-end debugger e debugger per virtual target, questi molto usati con i sistemi di prototipizzazione. Va bene, è stata un'introduzione fulminea della parte Lauterbach. Vi dico che alla fine delle slide, nell'ultima pagina, ci saranno i link con i riferimenti a tutta la documentazione e anche credo che tutti gli utenti possono scaricare dei documenti. Io ho reso disponibili 5 documenti scaricabili, che sono le nostre 3 presentazioni, quindi quella di Lauterbach, le slide di Lauterbach, di NXP e di Dave, e anche un nostro flyer sui prodotti per ARM e un product overview di Lauterbach. Quindi per chi desidera poi approfondire questa parte, la mia raccomandazione è di guardare questi file. Dovreste poterli scaricare tutti, credo siano in vista per gli utenti. Va bene. Ora passerei la parola a Massimo Incerti di NXP, così può partire con la presentazione della sua parte. Massimo, devo renderti, credo, relatore in questo momento. Okay. Bene, dovresti avere tu il controllo. Ok, quindi dovreste vedere la mia presentazione. Esatto. Mi confermi? Sì. Perfetto. Ok, allora. Bene, innanzitutto buongiorno, buongiorno nuovamente, sono Massimo Incerti, faccio parte del team di Customer Application Support di NXP, cioè della struttura fondamentalmente che si occupa di supporto tecnico e di promozione dei nostri dispositivi. Io in particolare seguo il mercato del Sud Europa e mi occupo della parte di distribuzione. Prima di entrare proprio diciamo, nelle specifiche tecniche e della parte, fatemi spendere un paio di parole su quella che è NXP. NXP forse tutti voi siete a questo webinar, la conoscete, insomma, fondamentalmente siamo un'azienda di circa 29.000 impiegati, più di 11.000 dei quali sono persone tecniche, sono persone che fanno parte del cosiddetto engineering e che si occupano quindi della progettazione, della realizzazione di nuovi dispositivi. Veniamo, per quanti di voi non lo sappiano, dalla tradizione, da una parte diciamo di Philips Semiconductors, dalla quale NXP si è staccata nel 2006 e nel 2015 poi c'è stata diciamo il merge con la parte con Freescale, che è un'azienda che a sua volta si è staccata dalla parte semiconduttori, staccatasi da Motorola. Quindi diciamo che insieme combinate insieme abbiamo più di 60 anni di storia nel mercato dell'elettronica. Sono due aziende sicuramente molto conosciute sul mercato. Il nostro quartiere generale è in Europa, ad Eindhoven, in Olanda, e fondamentalmente abbiamo una presenza in più di 30 paesi intorno al mondo, nel mondo. In particolare per quanto riguarda l'Italia non abbiamo nulla a livello di R&D e di produzione, abbiamo una parte di vendite, circa una ventina di impiegati, dove serviamo l'Italia, ma non solo, ci occupiamo anche del supporto tecnico del Sud Europa. Due parole su quelli che sono i nostri mercati di riferimento. In particolare noi abbiamo due
matrice, diciamo, a due dimensioni. Ci occupiamo di 4 mercati verticali fondamentali che abbiamo individuato. Uno è sicuramente quello dell'automotive, dove NXP ha una presenza sicuramente molto importante. Siamo, diciamo, dipende un po' dal quarter, ma siamo in posizione numero 1 o numero 2 insomma, nel mercato per quanto riguarda semiconduttori per automotive. Sicuramente una grossa focalizzazione ce l'abbiamo sul mercato dell'industrial, questo forse insieme all'automotive sono poi 2 mercati che in Europa serviamo, diciamo, principalmente. Il terzo mercato verticale che serviamo è il mercato del mobile, ecco, forse questo non proprio così presente in Europa, però sicuramente a livello mondiale è un mercato molto importante per noi. E il quarto mercato è quello relativo alla communication e l'infrastructure, quindi fondamentalmente tutto quello che ha a che fare con tecnologie RF Power e processori per quanto riguarda tecnologie, in questo momento 5G, nelle generazioni precedenti, insomma 3G, 4G. Al di là di quelli che sono diciamo, i nostri mercati di riferimento verticali, abbiamo anche una serie di tecnologie che ci permettono di indirizzare in maniera, a questo punto, orizzontale appunto questi quattro mercati verticali, e ovviamente non solo. Le tecnologie le abbiamo raggruppate fondamentalmente in 4 gruppi, uno quello del sensing, uno quello del thinking dove troviamo poi fondamentalmente la parte dei processori che all'interno del nostro portafoglio prodotti ha sicuramente un ruolo predominante. Altrettanto importante è la parte di connessione, quindi la parte di connect, sia questa una connessione wired piuttosto che wireless. Recentemente, un paio di anni fa, abbiamo acquisito la divisione Wi-Fi di Marvell, quindi abbiamo completato il nostro portafoglio prodotti anche appunto con prodotti dedicati appunto al Wi-Fi. E la quarta parte, diciamo, quella relativa all'attuazione, dove fondamentalmente abbiamo tutta la parte di analogica. Siamo molto focalizzati su quella che è la tecnologia cosiddetta on the edge a questo punto, quindi vedremo anche poi nel corso della presentazione tecnica poi relativa alle famiglie 8M e 8M Plus in particolare, alcune caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda il machine learning, che è diciamo, una delle grosse novità di questi ultimi anni, e vediamo appunto il machine learning che si è sempre più spostato dal cloud verso il cosiddetto edge, e quindi vedremo un po' quelle che sono le caratteristiche di NXP e le caratteristiche che NXP ha integrato all'interno dei propri processori. E ovviamente all'interno delle applicazioni edge, qui le vedete, insomma non so elencarle, però sono quelle ben note in ambito industriale e evidentemente anche in ambito consumer in alcuni casi. Altro ruolo, diciamo comunque, altrettanto importante per quanto riguarda NXP è tutta la parte di cloud infrastructure, quindi stiamo investendo molto sia a livello di partnership che a livello proprio di diciamo di soluzioni dedicate soprattutto per quanto riguarda l'ambito sicurezza, per quanto riguarda la comunicazione verso il cloud, e questo è sicuramente un qualcosa che vedremo crescere molto nel corso dei prossimi anni. Già abbiamo delle soluzioni e delle partnership avviate, andremo sempre di più in quella direzione. Venendo in particolare a quella che è la nostra offerta nell'ambito dei processori, vedete qui schematizzato in questa slide molto semplicemente quella che è la nostra offerta completa da un punto di vista di processori, quindi partendo da quelli che sono i microcontrollori, che per noi diciamo sono fondamentalmente declinati in tre sottofamiglie, l'EPC Kinetis S32K con diverse declinazioni a seconda di quelli che sono quelle che sono le applicazioni che si vanno in qualche modo a targettare, come le applicazioni che si vanno un po' a seguire. Abbiamo poi tutta la parte di application processor, quindi i microcontrollori sono basati principalmente su tecnologia, ovviamente a livello di core, tecnologia ARM, Cortex-M sostanzialmente. Per quanto riguarda gli application processor, anche qui abbiamo una focalizzazione per quanto riguarda il core, ancora una volta con ARM, però Cortex-A, quindi core di tipo Cortex-A, quindi degli application processor che possono ovviamente sui quali si può girare tranquillamente Linux, Android o anche Windows in alcuni casi, e le famiglie di processori sono quelle che vedete qui. Abbiamo la famiglia Datonex ULP, che è la famiglia di processori dedicata all'ultra low power, quindi
applicazioni del tipo wearable o d'altro. La nostra famiglia storica è l'Automax 6 di processori, che ha avuto un successo molto grande, insomma, nel corso degli ultimi anni, e ultimamente ci focalizziamo su quella che è la nostra nuova famiglia, nuova fra virgolette, nel senso una famiglia che è stata rilasciata ormai 3 anni fa e alla quale continuiamo ad aggiungere nuovi prodotti, che è la famiglia Automax 8. Abbiamo poi i Layerscape, che sono degli application processor dedicati a quelle che sono le applicazioni di networking. E in mezzo, per quanti di voi insomma, sono curiosi di vedere cosa c'è qui nel mezzo, abbiamo i cosiddetti crossover processor, che sono per noi quella via di mezzo fra gli application processor e i microcontrollori. Rimangono dei microcontrollori, nel senso che sono degli oggetti basati su Core Cortex-M, con caratteristiche però che li rendono molto simili alla fascia bassa dei microprocessori. Per quanto riguarda la famiglia Automax 8, queste sono le applicazioni che noi andiamo a targettare. Quindi fondamentalmente la nostra famiglia non si tratta di avere una famiglia di prodotti dedicata al consumer, cioè i nostri mercati di riferimento rimangono il mercato industriale, oltre al mercato automotive, che comunque nell'ambito della famiglia Automax ha una sua sottofamiglia, come vedremo dopo. In particolare, per quanto riguarda la famiglia 8M, che è un po' l'oggetto di questo webinar, le applicazioni che andiamo a targettare sono decisamente le applicazioni industriali che possono includere applicazioni tipo Human Machine Interface, applicazioni di Machine Vision, quindi ancora una volta ritorna un po' il discorso del Machine Learning, ritorna un po' queste nuove tecnologie applicate soprattutto al machine vision per quanto riguarda l'ambito industriale, e evidentemente l'Industrial Control Network, che vedremo poi specificamente sulla famiglia Automax 8M Plus quali sono le feature che sono state integrate per la comunicazione appunto in ambito industriale. Va da sé che tutte queste applicazioni in ambito industriale sono caratterizzate dalle caratteristiche appunto che vedete sotto, quindi sicuramente la longevity, quindi sono prodotti che sono reperibili sul mercato per un elevato numero di anni. Noi garantiamo sempre di più un qualcosa verso i 15 anni di longevity, quindi 15 anni di reperibilità del prodotto dal momento che il prodotto è stato introdotto sul mercato. Abbiamo delle caratterizzazioni che li rendono fondamentalmente diciamo, applicabili a operazioni, quindi condizioni operative diciamo estreme, quindi processori caratterizzati appunto da una qualifica industriale. La sicurezza è sicuramente uno dei pilastri fondamentali dei nostri processori e declinata poi in diversi modi. Safety, ed ovviamente come ultima cosa è il fatto che è piuttosto semplice passare da una sottofamiglia all'altra, come vedremo poi, quindi scalabilità è sicuramente un qualcosa che abbiamo in mente. In questa slide vediamo un po' quello che è il panorama della famiglia Automax 8. L'Automax 8, quindi qua abbiamo sulla sinistra la famiglia Automax 6, che vi dicevo appunto la famiglia ancora oggi diciamo di maggior successo all'interno degli application processor. Negli ultimi anni siamo passati alla famiglia Automax 8, adesso al di là della famiglia Automax 7 che va a targettare diciamo, una nicchia di applicazioni. Famiglia Automax 8 che come vedete è declinabile in tre sottofamiglie: Automax 8X, che è la famiglia che noi dedichiamo ad applicazioni automotive e applicazioni diciamo, dove è richiesta una certa safety, quindi sono certificabili secondo insomma, quelli che sono appunto gli standard di safety presenti sul mercato industriale e automotive. La famiglia Automax 8M, che noi definiamo diciamo, general purpose, quindi diciamo, una serie di application processor che possono indirizzare diverse applicazioni sempre rimanendo nell'ambito industriale. E poi la famiglia Automax 8 vera e propria, che invece è più diciamo verso applicazioni dove è richiesta una grafica avanzata, performance avanzate. Come vedete le famiglie Automax 8X e 8M sono basate su dei core A35 e A53, mentre invece la famiglia Automax 8 è basata su core A72, quindi decisamente più potente, con altri poi core accessori sempre del tipo A53. In particolare per quanto riguarda la famiglia Automax 8M, abbiamo poi 4 sottofamiglie, quindi la famiglia Automax 8M Mini,
la famiglia Dotnex 8M Nano. Le due famiglie sono caratterizzate dal fatto di essere P2P compatibile, quindi ritorna poi il discorso della scalabilità, quindi ci si può muovere tranquillamente da una sottofamiglia all'altra senza dover appunto rifare l'hardware, ma semplicemente per diciamo, richieste a livello di capacità computazionali superiori che possono intervenire nel momento diciamo, dello sviluppo del prodotto stesso. La famiglia Dotnex 8M vera e propria, diciamo, che è diciamo, il dispositivo un po' più potente della famiglia, quindi con grafica fino a 4K, con quella che noi definiamo Advanced HMI, quindi il controllo di multidisplay, eccetera, eccetera. E più recentemente abbiamo introdotto, parlo dello scorso mese, abbiamo rilasciato ufficialmente sul mercato la famiglia Dotnex 8M Plus, che è la prima sottofamiglia appartenente alla famiglia 8M, la famiglia Dotnex 8 in generale, con integrato una Neural Processing Unit, quindi un'unità dedicata a hardware per quanto riguarda appunto la parte di machine learning, oltre diciamo, ad altre caratteristiche che vedremo poi nelle prossime slide. Vi dicevo, compatibilità Pin2Pin garantita fra la famiglia Dotnex 8M Nano e 8M Mini, compatibilità software garantita diciamo, tra le 4 famiglie che vediamo qui. Vediamo qualche dettaglio in più per quanto riguarda le caratteristiche. Diciamo che è una maniera leggermente diversa di vedere la slide precedente. Quello che diciamo, volevo sottolineare appunto in questa slide è il fatto che sicuramente la famiglia Dotnex 8M Plus è quella che è stata introdotta più recentemente. Fatemi sottolineare la possibilità di avere un Neural Processing Unit a bordo, la possibilità di avere un DSP a bordo e il fatto che poi fondamentalmente in ogni caso, quindi in ogni sottofamiglia, noi vediamo sempre una combinazione di Core Cortex A con dei Core Cortex M, quindi vedete M7 sulla famiglia Dotnex 8M Plus, sulla famiglia Dotnex 8M Nano, sulla famiglia Mini, sulla famiglia Dotnex 8M vera e propria, invece abbiamo dei core tipo M4. Questo perché? Perché fondamentalmente vogliamo garantire ai nostri clienti anche una sorta di dominio, diciamo, real time per poter indirizzare alcune esigenze particolari che possono venire diciamo, in ambito industriale dalle applicazioni, soprattutto per quanto riguarda la risposta real time. Due parole su quelle che sono le caratteristiche principali della famiglia Dotnex 8M Plus, quindi che noi raggruppiamo in 4, adesso senza entrare in dettaglio su ognuno di queste caratteristiche, perché chiaramente potete leggerle tranquillamente, però quello che mi premeva sottolineare è il fatto che noi abbiamo 4 gruppi fondamentali dove la famiglia Dotnex 8M Plus può essere d'aiuto, comunque sicuramente interessante per applicazioni in ambito industriale. Una è sicuramente già accennata, quella relativa al machine learning, sia per quanto riguarda applicazioni di machine learning, per quanto riguarda la vision, e vediamo poi qualche dettaglio dopo, e per quanto riguarda il voice, quindi la particolarità di poter integrare applicazioni di, non so, image recognition insieme ad applicazioni di keyword spotting o cose di questo genere, quindi all'interno dello stesso dispositivo. E questo è fatto con delle periferiche hardware dedicate, in particolare per quanto riguarda il machine learning, vision, abbiamo la neural processing unit, per quanto riguarda il voice abbiamo un DSP integrato. La parte sicuramente di advanced multimedia, quindi tenete presente che qui abbiamo la possibilità di avere accelerazione grafica 2D e 3D, oltre al fatto di poter pilotare contemporaneamente fino a 3 display, no? Quindi con caratteristiche evidentemente diverse, con interfacce diverse, HDMI piuttosto che MIPI, piuttosto che LVDS. L'8M Plus è particolarmente indicato in applicazioni in ambito industriale anche perché abbiamo integrato delle caratteristiche di connettività che vengono utilizzate in ambito industriale, in particolare TSN, quindi Time Sensitive Network, una delle diciamo dei basi di campo comunque di protocolli di comunicazione in ambito industriale che prenderà sempre più piede diciamo in futuro, e diciamo, a fianco di questo sicuramente il fatto di avere ad esempio il CAN, che è un altro protocollo di comunicazione in ambito industriale estremamente utilizzato. L'ultima, ma non meno importante, caratteristica è ovviamente quella legata alla performance e alla connettività. Quindi ancora una volta interfacce di tipo high speed, quindi connessioni USB 3.0, SDIO, PCI Express, le interfacce con display alle quali vi ho accennato già precedentemente, poi
evidentemente anche la high performance e low power, quindi le elevate performance combinate appunto ad un low power. Vi lascio giusto per riferimento quello che è il diagramma blocchi di quello che è il dispositivo AutoMax 8M Plus. Giusto lasciatemi sottolineare una cosa per quanto riguarda la parte di processamento video, quindi encoding and decoding H264, H265, quindi viene fatto fondamentalmente in hardware. Per quanto riguarda la parte vision, estremamente importante è il discorso, è diciamo, la parte legata all'ISP, quindi Image Signal Processing, quindi c'è un Image Signal Processing integrato all'interno del dispositivo, e questo è sicuramente il primo dispositivo con un ISP integrato. Questo permette di avere, per applicazioni tipo Vision, permette di avere, diciamo, dà la possibilità di interfacciarsi con camere, no? che non integrano al loro interno appunto un ISP dedicato, con un vantaggio da un punto di vista economico per l'utilizzatore, quindi le camere senza ISP evidentemente sono più economiche di camere con ISP integrato. E ultima cosa che mi preme sottolineare ancora un'altra volta, è il fatto che al di là dell'ISP c'è anche la possibilità di indirizzare o comunque di pilotare fino a 2 camere contemporaneamente, il che lo rende questo dispositivo particolarmente interessante per applicazioni di tipo Vision e soprattutto per applicazioni di tipo Machine Learning. Qui vedete un po' una sorta di diagramma blocchi di quelle che sono le caratteristiche che possono essere interessanti in un sistema, un industrial HMI, con un focus particolare su quello che chiamiamo l'anomaly detection, quindi diciamo con quello che può essere interessante a livello di analisi all'interno di un sistema industriale. Quindi evidentemente qui trovate in questa slide fondamentalmente quello che ci siamo detti finora, quindi con l'utilizzo delle periferiche dedicate e delle interfacce dedicate per poter implementare questo tipo di applicazione. In particolare per quanto riguarda il Machine Vision, una cosa molto interessante del dispositivo AutoMax 8M Plus è il fatto che si può combinare evidentemente l'ingresso delle telecamere con algoritmi di machine learning, facendo uso di quella che è la cosiddetta Neural Processing Unit che vedete qua, che arriva fino a 2.3 teraoperation per second. Qui è segnato che ovviamente è opzionale, perché non è un singolo dispositivo che abbiamo all'interno della famiglia, ma abbiamo appunto diversi dispositivi che possono essere più o meno tagliati a seconda di quelle che sono le esigenze, tagliati da un punto di vista ovviamente di prezzo. No? Quello che è molto interessante, che comunque che vedete da questa slide, è il fatto che ad esempio per quanto riguarda applicazioni di Machine Vision abbiamo diverse possibilità, diciamo comunque diversi ingressi che possono essere utilizzati, siano questi USB, siano Gigabit Ethernet, piuttosto che MIPI-CSI, piuttosto che PCI, per poter diciamo catturare queste immagini. Poi una volta che queste immagini sono catturate, poi possono essere elaborate in diversi modi, tramite le GPU 2D e 3D, il video decode, che anche in questo caso è appunto optional, la Neural Processing Unit, qualora fosse necessario evidentemente applicare degli algoritmi di machine learning, di riconoscimento di immagini piuttosto che di riconoscimento di posture o d'altro, ed evidentemente ultimo ma non meno importante il fatto che l'intera elaborazione poi può essere fatta sulla CPU. 2 parole per quanto riguarda diciamo il cosiddetto enablement che noi offriamo per applicazioni di machine learning. In particolare noi offriamo quello che noi chiamiamo EIQ, che altro non è che il porting dei cosiddetti inference engines che sono utilizzati in applicazioni di machine learning sono le nostre architetture. Qui vedete che sì, sicuramente andiamo a indirizzare l'architettura a microprocessore con questi inference engine che sono gli open source inference engines, ma andiamo a indirizzare anche le nostre soluzioni a microcontrollore, in particolare le soluzioni basate su AutoMax, le soluzioni diciamo appartenenti alla famiglia AutoMax RT. Come forniamo questo EIQ all'interno del mondo microprocessori? Fondamentalmente fa parte di quello che è il BSP standard che noi forniamo per i nostri dispositivi, e in particolare per quanti di voi poi volessero costruirsi l'immagine tramite il ben noto sistema Yocto, è un layer separato disponibile appunto da poter essere integrato all'interno delle recipes in Yocto per farsi il build dell'immagine. Tutto questo viene supportato diciamo nella maniera migliore da NXP, con tutta una serie di documentazione a supporto, documentazione esempi, video, hands-on, eccetera, eccetera. Qui trovate appunto il link dove potete trovare tutte queste risorse.
Senza diciamo, addentrarmi particolarmente in quella che è questa slide, volevo giusto farvi vedere quello che è supportato e quello che sarà evidentemente supportato e su quale tipo di hardware per quanto riguarda appunto le nostre famiglie. Adesso, tralasciando poi il discorso relativo alle famiglie Datomex RT, soffermiamoci su quello che è la famiglia Datomex 8M e non solo in questo caso, e quindi vedete quelli che sono gli inference engines disponibili e vedete gli inference engines disponibili di che cosa fanno uso da un punto di vista hardware. Quindi in particolare possono fare uso della GPU, possono fare uso dei core o possono fare uso della NPU. Evidentemente l'NPU solamente sul dispositivo Datomex 8M Plus, che è l'unico per il momento che integra una Neural Processing Unit al suo interno. E con questo io avrei terminato, quindi lascio la parola, credo, a Manuela a questo punto. No? Sì, Massimo, grazie. Prendo un attimo io la parola giusto per lanciare un po' di intrattenimento che sono i surveys, giusto rubo un minuto per lanciare alcune delle domande che noi possiamo porre al pubblico. In particolare, per esempio, lancerei questo. Dovreste vedere tutti ora una domanda. Non so se ho attivato la mia condivisione, la vedete? Andiamo semplicemente via, allora, eccolo qua. Vedo che le persone stanno rispondendo, già il 45%, 50% ha risposto, quindi stanno rispondendo alle domande. La domanda è in sostanza se utilizzate dei chip IMX e quali, in particolare si chiede di scegliere tra IMX 6, 7, 8, oppure no, ma vorrei usarlo, oppure no, no del tutto. Bene, 80-90% risposto, vediamo, dovrebbe essere possibile fermarlo. Dovreste vedere il risultato. Si vedono le percentuali con come diciamo hanno votato le persone a questa cosa. Bene, grazie. Era giusto un piccolo esperimento, il primo survey della giornata, ne invieremo altri. Ora passo la parola a Emanuele di Dave che ci parlerà dei System on Module. Quindi partecipanti, staff, Manuele sei pronto? Vedete la prima pagina con il logo di Dave, giusto? Sì. Esattamente, sì, sì. Perfetto. Quindi puoi Allora, partire. grazie, scusate per questo intoppo. Ti chiederei se riesci a stare in un tempo di circa 10 minuti, 12 minuti, perché siamo andati un po' lunghi all'inizio. Cerchiamo di recuperare. Grazie. Va bene, va bene. Allora, grazie a tutti innanzitutto di essere qui, di aver scelto di partecipare questa mattina a questo webinar organizzato appunto dall'Outerback con NXP e Dave Embedded Systems. Io sono Manuel Papais e mi occupo della parte di Sales and Marketing qua in Dave Embedded Systems e oggi ho il piacere di presentarvi quella che è diciamo, la proposta di Dave relativamente alla famiglia NXP i.MX 8M, che poi verrà utilizzata, in particolare una di queste soluzioni verrà utilizzata durante le presentazioni di Marco. Andando avanti vi dico un attimino un po' cosa fa Dave per chi non ci conoscesse. Siamo una realtà con diciamo più di 20 anni di esperienza nel mondo dell'embedded, del mercato embedded degli embedded systems e ci definiamo degli embedded system solution providers e per diciamo garantire la possibilità di definirci in questo modo, noi siamo partiti negli anni con lo sviluppo e il mantenimento di soluzioni così chiamate System on Module, basate in particolare su tecnologie ARM ed FPGA con vari silicon vendor. Utilizzando questa base progettata, disegnata e prodotta da noi, andiamo quindi a offrire ai nostri clienti la possibilità di utilizzare semplicemente questi System on Module all'interno dei loro prodotti, piuttosto che utilizzare delle soluzioni a single board computer, quindi il design di una carrier dove poter ospitare questo tipo di soluzioni. Noi negli anni appunto per poterci definire Embedded System Solution Provider abbiamo imparato, abbiamo ampliato le nostre conoscenze nell'integrazione di tecnologie che tipicamente possono essere diciamo integrate all'interno di soluzioni embedded, quindi si parla di soluzioni Wi-Fi, integrazione di camera modules, integrazione ovviamente di display e touchscreen controllers.
Questo, diciamo, è parte del nostro background elettronico, ma è hardware particolare, ma negli anni ci siamo dovuti sempre più allargare nella nostra proposta, nella nostra capacità di offrire soluzioni ai nostri clienti, integrando una capacità interna di progettazione meccanica, quindi di parti meccaniche in metallo, piuttosto che la realizzazione di stampi per presso fusione, e in particolar modo anche lo sviluppo della parte di software, non solamente parte di software legata al board support package, quindi i vari Linux e il U-Boot che servono, diciamo, per animare queste schede, o diciamo i bitstream di base sviluppati per le FPGA dalle quali poi il cliente può partire, ma un vero e proprio sviluppo anche delle parti applicative che noi oggi decliniamo in particolar modo su FPGA con i classici metodi in particolarmente offerti da Xilinx, mentre per quanto riguarda la parte di sviluppo software applicativo, in particolare noi utilizziamo Yocto, che ormai è un standard de facto per l'ambito quantomeno embedded, e poi per l'ambito di soluzioni grafiche di sviluppo noi, diciamo, prediligiamo l'utilizzo di soluzioni basate su web, basate su Node, basate su soluzioni di questo genere, piuttosto che Python per applicazioni, diciamo, più versatili, ed infine nel caso di applicazioni grafiche che appunto richiedono un'integrazione grafica, utilizziamo molto sia le Qt sia le librerie di Crank e Storyboard. Infine, appunto, a livello di integrazione, negli anni ci siamo fatti delle esperienze specifiche nel mondo industriale dei PLC, quindi la IC61131, integrando appunto dei soft PLC a bordo delle nostre schede, Ethercat, quindi sappiamo dominare sia le parti Ethercat Master che le parti di Ethercat Slave, IO-Link, e fare dei design, appunto, che questo soprattutto negli ultimi anni, votati a quella che è l'Industry 4.0 e il machine learning, in particolar modo declinandole a livello di edge, e quindi appunto anche grazie al rilascio da parte di NXP di questa piattaforma molto interessante che è l'NXP i.MX 810 Plus, che integra al suo interno una rete neurale. Questo, sì, un acceleratore di reti neurali TensorFlow Lite, ha permesso appunto di andare ad offrire ai nostri clienti proprio questa capacità di design di soluzioni basate su processi di intelligenza artificiale direttamente sull'edge. Tutte queste esperienze di base sono poi condensate appunto nella realizzazione di prodotti, soluzioni embedded, per le quali noi abbiamo la capacità di costruirli e realizzarli, quindi l'output di questa fase, diciamo, di sviluppo e design sono poi condensate nell'utilizzo delle nostre linee produttive per la progettazione, per l'assemblaggio e la manifattura di questi prodotti, in pieno accordo con normative per le quali siamo certificati per l'ambito standard, manifatturiero 9001 e in particolare medicale con la 13485. Lavoriamo anche però molto nel settore avionico, in particolare con semilavorati, non con prodotti finiti, e quindi abbiamo in casa la capacità di realizzare soluzioni in stagno piombo con processi speciali di siliconature, sigillature dei componenti BGA per mitigare i noti problemi che si possono avere in quegli ambiti, ad esempio dei fin whiskers. Dopo questa prima panoramica, diciamo, aggiungo solo che Dave è un'azienda che ha sede principale, l'headquarter a Porcia, provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, dove operano circa una ventina di persone, e poi abbiamo degli uffici di rappresentanza, in particolare uno tutto nostro in Germania, a Monaco di Baviera, quindi vicino alla sede di Lauterbach, dove appunto operiamo in quanto è uno dei nostri mercati principali. È un'azienda che cresce ormai da diversi anni stabilmente a doppia cifra, e grazie appunto all'ampliamento anche del suo portafoglio di soluzioni, ed è considerata una PMI innovativa in Italia ed è completamente privata. Passando un attimino adesso invece alle soluzioni basate su SOC NXP, quindi andando un po' al nocciolo di quello che mi è stato richiesto, noi abbiamo, parto un po' dal pregresso, noi abbiamo sviluppato una soluzione basata su i.MX 6, che come diceva anche Massimo prima sono
delle soluzioni di larghissima diffusione. Noi siamo partiti dal realizzare una soluzione estremamente affidabile e complessa per ambiti, insomma, di un certo rilievo, dal quale poi abbiamo ricavato una versione SODIMM 204 pin, che è sempre basato sul processore MX6 single dual quad o anche dual plus quad plus in formato SODIMM, quindi molto più ottimizzato da un punto di vista del costo, e una soluzione anche di tipo standard, cosiddetto, basato sul formato SMARC. A questi, proprio per dare una garanzia di continuità ai nostri clienti e di scalabilità, che sono anche dei fattori che prima Massimo citava, abbiamo aggiunto un componente basato sull'IMX6 Ultralight, quindi un Cortex A7, garantendo una piena pin-to-pin compatibilità tra i modelli appunto SODIMM. Il tutto coniugato da un Board Support Package Linux che diciamo è unico per tutta la famiglia, e quindi questo poi ci fa sì che riusciamo a semplificare i design che facciamo, ma anche semplificare la vita dei clienti, in quanto poi si ritrovano a poter gestire con un'unica macchina di build basata su Yocto tutte le varie piattaforme che usano basate su prodotti Dave. Da questo punto di partenza ci siamo chiesti un attimino cosa fare con le nuove famiglie di NXP i.MX 8M in particolare, che era quella più attrattiva per quanto riguarda la tipologia dei nostri clienti, e quindi siamo partiti da 3 driver fondamentalmente, dalla ricerca di 3 driver. Il primo è quello di riuscire a mantenere un ottimo rapporto costo-beneficio per i nostri clienti. Il secondo, quello di dare continuità alla famiglia di SOM, quindi continuità con le famiglie IMX6, e il terzo, ampliare quelle che sono le opportunità del cliente, in particolar modo per quanto riguarda appunto gli aspetti abilitanti legati all'IoT sull'edge e al machine learning. Quindi grazie a questi, diciamo, driver decisionali abbiamo deciso che il nostro starting point ideale per le famiglie IMX8 non era più la soluzione più complessa e articolata dalle quali declinarne di più semplici e a minor costo, ma era partire dal most wanted, diciamo il best seller, cioè l'IMX6 standard SODIMM, e creare una famiglia di prodotti basati su processori pin-to-pin a loro volta compatibili, basati su IMX8 mini e IMX8 nano. Quindi in questo momento a queste poi abbiamo aggiunto l'oggetto anche che verrà utilizzato oggi per questa dimostrazione da Marco, la versione IMX8M, che quindi diciamo, come potete vedere scritto qua, sono 3 soluzioni che oltre a garantire una continuità con l'IMX6, quindi con le nostre soluzioni IMX6, quindi fornire quella che chiamavamo prima scalabilità per i nostri clienti, offrono l'intero parco di soluzioni IMX8, diciamo, più standard, più per l'uso appunto da application processor ai nostri clienti, garantendone anche il fatto di poter fare un upgrade facile rispetto a quelle che sono le soluzioni attualmente in uso da parte loro. Da questa esperienza più di recente è nata invece la nuova soluzione che rappresenta un po' il futuro per noi, che è la versione basata su SODIMM ancora DDR4, basata sul processore i.MX 8M Plus, che risulta essere un po' la somma delle esperienze già fatte sugli MX8 fino ad oggi, con diverse caratteristiche che adesso brevemente elencherò e che Massimo aveva già, diciamo, elencato in modo molto approfondito prima. Ecco, quindi da questa situazione qua, adesso partiamo un attimino parlando dell'8M mini e nano, che per noi si chiama Mito 8M mini o nano. Sono 2 soluzioni SODIMM 204 pin, perfettamente sovrapponibili alla soluzione IMX6 che noi abbiamo, che si chiama Axelite, con la quale condivise anche l'Evolution Kit, che è già un industriale, quindi questo qua è una SBC che già si può utilizzare sul mercato, è già, diciamo, qualificata per il mondo industriale. Le particolarità principali sono che utilizziamo le DDR4 come memorie, possiamo utilizzare come storage eMMC o NAND, quindi abbiamo l'alternativa da proporre ai nostri clienti in funzione di costi, storage di cui ha bisogno. Abbiamo integrato a bordo un bridge da DSI a LVDS, perché crediamo che ancora oggi i display LVDS con le distanze
insomma, che in certe situazioni sono necessarie da coprire, sia la soluzione migliore, quindi anche per poter dare una sovrapponibilità appunto con le soluzioni IMX6 esistenti, e il fisico Ethernet già a bordo. E poi, come aggiunta importante, noi abbiamo fatto una importante esperienza negli anni legata alla cyber security di base, quindi offriamo servizi di securing del boot basato sulle tecnologie di NXP, sia per quanto riguarda il provisioning in factory, quindi possiamo occuparcene noi, con tutti i livelli di sicurezza da gestire anche con l'abilitazione di queste soluzioni a livello di cloud. Brevemente passo anche agli altri due prodotti che volevo presentarvi oggi, che sono appunto il Mito 8M, che è basato sull'IMX 8M e basta, che è la soluzione, diciamo, che dopo verrà utilizzata. Anche per questo esiste un evaluation kit per la quale si possono provare tutte le funzionalità del prodotto, in particolare la power delivery via USB 3 su connettore USB-C, in particolare il PCI Express anche, e non ultimo, anzi, forse più importante oggi, il fatto che su questa piattaforma, che è, diciamo, un po' quella più corposa da un punto di vista anche della dimensione come prodotto, abbiamo deciso di offrire la possibilità di avere tutta la porta trace disponibile in modo tale da permettere quello che poi andrete a vedere. E un'altra caratteristica importante di questa piattaforma è la parte audio e multimedia, quindi qua si può arrivare a fare decodifiche 4K di HDMI e avere tutta la porta audio complessa disponibile. Per il resto le caratteristiche sono le stesse, le medesime che abbiamo visto in precedenza, quindi la possibilità di scegliere tra eMMC e NAND, e il gigabit Ethernet PHY già a bordo, e di nuovo per le porte secondarie display abbiamo anche qui optato per metterci un bridge e per dare la possibilità appunto di avere dei display LVDS in uscita. Ultimo, ma non meno importante, il prodotto che noi chiamiamo Orcas System on Module, che è la nostra soluzione basata sul processore i.MX8M Plus, per la quale le caratteristiche salienti sono quelle già citate in precedenza da Massimo e che noi abbiamo già anche iniziato a sperimentare, quindi la doppia porta ISP con accesso poi alla rete neurale, che c'è a bordo, l'acceleratore di rete neurale, la NPU cosiddetta, per la quale abbiamo anche presentato in fiera all'Embedded World un nostro esempio di sistema telecamera per il riconoscimento della distanza interpersonale, quindi social distancing monitoring. Però altre caratteristiche molto interessanti di questo prodotto, che noi abbiamo caratterizzato essere molto industriale, appunto, a parte avere il CAN, come dicevo prima, c'è anche abbiamo integrato una NOR SPI proprio per dare una connotazione molto industriale del prodotto. Abbiamo di nuovo le due LVDS, abbiamo due Ethernet, di cui una ha il PHY a bordo e l'altra non ce l'ha, si può integrare sulla carrier, e c'ha una cosa molto interessante che è la Time Sensitive Network Support, che è un parametro che stiamo sperimentando proprio in questi giorni. Inoltre, essendo votato questo prodotto proprio a utilizzare il machine learning sull'edge, abbiamo integrato a bordo, proprio in previsione di sviluppi con il tema della cyber security, anche un secure element sempre di NXP, l'SE 050, ecco, con un'altra caratteristica. Per questo prodotto abbiamo a disposizione una evaluation kit chiamato SBC Orca, che è un prodotto già industrialmente diciamo valido, ecco, quindi già industrial grade. Ecco, con questo io vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza veloce, come mi ha chiesto prima Maurizio, e vi invito a contattarci, a visitare il nostro sito dove ci sono tutte le informazioni che vi abbiamo condiviso adesso, in particolare anche visitate pure il sito wiki.dave.eu dove ci sono tutta la raccolta di informazioni più tecniche che immagino ai partecipanti di oggi sono quelle più interessanti. Maurizio, lascio a te la parola. Grazie ancora. Dovreste vedere ora. Ok, quindi ringrazio sì. Manuele per questa presentazione e lancio giusto un ultimo sondaggio relativo a Dave, quindi dove chiedo a tutti voi di rispondere a questa breve domanda.
In sostanza, se conoscete Dave Embedded System e i moduli SOM che produce, vedo che i risultati stanno arrivando, abbiamo già il 40% delle persone, 60-70% hanno risposto. Molto interessante, il 50% dei partecipanti non conosceva Dave, il 45% sì, ma non utilizza per ora, possiamo dire, i moduli di Dave. Attendo la fine del 90% hanno votato, sì, direi che si può chiudere e condividere. Dovreste vedere ora il risultato di questo sondaggio. È molto interessante, Emanuele, questo per te perché circa metà delle persone non vi conoscono, quindi hai da fare per contattarli poi Direi che è un in buon seguito. risultato, insomma. Va bene. Allora, Grazie. chiudo questa cosa, poi questi risultati verranno condivisi anche tra di noi e dico anche a tutti i partecipanti, ne ho 5 o 6 ancora di sondaggi simili, li faremo alla fine nella parte domande e risposte. Ecco. Va bene, parto con ora la sezione di Lauterbach dove parleremo appunto delle funzionalità di debug e trace ARM Cortex. Nelle due presentazioni avete visto le caratteristiche dei chip, le caratteristiche delle board. Questo seminario è orientato chiaramente alla parte di debug, è organizzato da Lauterbach che fa appunto debug tool, e quindi parliamo delle funzionalità di debug e trace. Di tutti i chip ARM Cortex, le risorse di debug e trace dell'intero sistema on chip sono realizzate dalla cella ARM CoreSight, e CoreSight è una collezione di componenti definita da ARM stessa che possono essere implementati nel design del silicio. Questo che vedete è lo schema di un tipico ARM Cortex recente, parliamo quindi di potrebbe essere benissimo un IMX8, si vedono molte componenti, qui le ho descritte, e si vedono debug access port, si vedono per esempio la parte relativa al trace, si vedono le trace port. Non sto a dettagliarle tutte, si può leggere la documentazione di ARM. Vi dico che la cosa importante da sapere quando si magari sfoglia il datasheet di un nuovo chip è cercare queste componenti. Cioè, se nel datasheet trovate componenti come ETM, TPIU, che è la Trace Port Interface Unit, ecco, questo chip avrà il trace. Se trovate DAP, JTAG o SerialWire Debug, questo chip avrà un'interfaccia di debug, e queste due cose sono fondamentali per l'utilizzo di debug e trace tool, cioè a queste cose noi di fatto ci colleghiamo i nostri strumenti, quindi alle debug port colleghiamo i power debug, se il chip ha anche delle trace port colleghiamo i moduli power trace per avere appunto la funzionalità di trace. Va bene. Come supportiamo in generale gli ARM V8? Sono architetture ARM a 32-64 bit supportate dal nostro debugger standard per ARM, che supporta tutti gli ARM V8 e anche i nuovissimi ARM V9 appena annunciati da ARM stessa. E tra le novità che abbiamo introdotto nel nostro debugger con le architetture ARM V8 posso evidenziare queste: il supporto ad ARM Trust Zone, il supporto dell'architettura Big Little, supporto multicore SMP misto, che vedremo tra poco, il supporto degli ARM 64 bit e anche il supporto dei nuovi sistemi per salvare il trace, che sono ETR ed ETF, Embedded Trace Router ed Embedded Trace Funnel. Qui si vede giusto qualche screenshot dove si vede una vista di registri 64 bit o spazi di indirizzamento molto molto più ampi delle classiche architetture 32 bit. Parliamo due parole sul supporto multicore. Ho accennato al fatto che supportiamo il debug SMP misto, ma che cosa vuol dire SMP? Vuol dire SMP essenzialmente è una sigla che significa, parliamo prima di AMP, scusate, vuol dire Asymmetric Multiprocessing, e si applica per quei progetti, per quei sistemi dove le applicazioni girano su più core in modo indipendente. Quindi in questo caso è più comodo avere più sessioni di debug sui diversi core che operano simultaneamente. Al contrario, invece, nei sistemi simmetrici io ho un'applicazione che gira su tutti i core contemporaneamente, cioè i vari core eseguono diverse parti della stessa applicazione. In questo caso, dal punto di vista del debugger, è più comoda una system view, quindi avere un'unica GUI del debugger che controlla simultaneamente tutti i core.
Questo è il distinguo, diciamo, tra modo simmetrico e asimmetrico. In sostanza io con il mio Power Debug devo scegliere se avviare una sola GUI per controllare tutti i core o due GUI per i diversi core. E questa cosa qui come la trasporto per esempio su un DMX8? Prendiamo il più grosso, DMX8 Quad Max, credo che sia il più grosso appunto, ha due Cortex A72, due Cortex M4 e 4 Cortex A53. Sono 8 core in tutto. Come faccio a controllarli tutti? Se scelgo una configurazione AMP dovrei avere 8 GUI aperte simultanea, una per ogni core. Si può sicuramente fare con Trace32, ma è molto scomodo da gestire, soprattutto se molti core seguono lo stesso programma. A me interessa debuggare il programma, non mi interessa quale core in quel momento lo sta eseguendo. D'altro canto, se scelgo una configurazione SMP, cioè una sola GUI che mi controlla tutti i core evidenziandoli con colori diversi, ho un altro problema perché questi core sono diversi effettivamente. Un M4 è molto molto diverso da una 53 o una 72, quindi non può gestirlo lo stesso programma, lo stesso eseguibile. Quindi la soluzione che adoperiamo in questo caso è una configurazione mista, cioè io con un solo Power Debug posso avviare un'istanza Power View simmetrica che mi controlla tutti i core simili e più istanze separate per i core secondari. Tutte queste girano simultaneamente sullo stesso computer e utilizzano un solo Power Debug e mi consentono di controllare completamente il mio sistema. Questa per esempio è la tipica configurazione per un IMX8 di questo tipo nel caso in cui l'utente voglia appunto controllare tutti i core. Due parole sulla parte trace. Che cos'è il trace? Diciamo che ARM CoreSight prevede una componente specifica, per esempio ETM, Embedded Trace Macro Cell, l'abbiamo vista prima, che produce appunto il trace e questo flusso dopo essere prodotto deve essere in qualche modo salvato o trasmesso all'esterno e anche qui ARM ha previsto diverse soluzioni. Quindi è possibile salvare il flusso trace on chip, cioè all'interno del chip stesso, usando per esempio ETB o ETR, quindi viene salvato su una memoria RAM, oppure se il chip è dotato di una trace port, il trace lo posso trasmettere in tempo reale all'esterno e di trace port ce ne sono due. ARM ne prevede una parallela e una seriale, quindi la TPIU e la Lightspeed Serial Trace Port, entrambe supportate dall'Outerback. C'è anche un terzo metodo per trasmettere il trace all'esterno, che è usare il bus PCI Express, e anche questo è supportato dall'Outerback. La cosa abbastanza rara è che i chip MX8 offrono tutte queste possibilità. Rara intendo da trovare su diversi processori, su diversi chip. È molto raro che chi crea un chip implementi tutte le possibilità di trace previste da ARM per quell'architettura. Gli MX8 invece si distinguono proprio per il fatto che offrono agli utenti tutte queste possibilità ed è estremamente interessante perché consente, facendo il design hardware, di poter scegliere attraverso quali porte e quindi quali pin trasmettere il trace senza necessariamente essere vincolati ad una sola soluzione. Mi dà maggiore flessibilità in sostanza. Due parole su come è organizzato all'interno del chip il trace, per esempio vediamo il trace on chip, io ho ancora ARM, ho la logica trace che produce un flusso di dati, questo flusso di dati viene salvato su una RAM interna, l'embedded trace buffer per esempio, o anche la stessa DDR con l'embedded trace router, e poi al break via JTAG posso leggere il trace e vederlo nel mio debugger. Questa è una tecnica molto poco intrusiva, non richiede una trace port ma solo una debug port, quindi posso usarla sempre anche se in fase di progetto non avevo previsto l'utilizzo di connettori per il trace, permette velocità elevatissime, però ha due punti negativi. Il trace è molto breve perché è limitato dalla RAM disponibile e questo stesso trace buffer lo perdo tutto in caso di crash. Nel caso di un reset o un blocco del mio target, che è proprio quando mi serve di più il trace per capire cosa è successo, posso aver perso anche il trace. Quindi quando si vuole avere trace di maggiore profondità, completamente real time e senza problemi di perdita, diciamo, si utilizzano il trace all'esterno del chip. Quindi la logica è la stessa, ETM, ma invece di salvare in una RAM viene dirottato in tempo reale su una trace port. Il flusso viene decodificato da un probe, qui si vede nell'immagine un power trace con un probe per ETM parallelo, salvato nel trace storage,
fa quindi da sistema di storage, e i nostri Power Trace sono molto grandi perché possiamo arrivare fino a 8 GB. Questa è una tecnica assolutamente non intrusiva, il trace è una cosa completamente hardware e non impatta sul core, le velocità sono elevatissime, trace storage si possono scegliere modelli da 1, 2, 4, 8 GB, e lo posso anche estendere con lo streaming. L'unico punto, diciamo, negativo è che io devo prevedere nel mio target un connettore specifico per il trace con i relativi pin, che possono essere 8, anche 16 pin per la trace port. Risorse preziose i pin, perché spesso vengono utilizzati per molte altre cose. Quindi, dato che è molto frequente, soprattutto per applicazioni industriali, l'utilizzo del bus PCI Express, per esempio, si può sfruttare la capacità degli ARM di ridirigere il trace on chip su una memoria esterna attraverso il PCI Express. E in questo caso la memoria esterna è il nostro Power Trace, che è proprio un endpoint PCI dove il chip salva tutto ciò che esegue come trace. Di nuovo, tecnica molto poco intrusiva o per niente intrusiva, velocità elevatissime, lo storage è di 4 GB, lo posso estendere. L'unico, diciamo, punto negativo è che richiede uno slot PCI Express 1, 4 o 8 lane, però ripeto, questo spesso è disponibile, per esempio nell'evaluation board di Dave, nel kit di valutazione c'è e lo utilizziamo. Ho accennato già più volte allo streaming. Che cosa vuol dire streaming? Vuol dire essenzialmente che se per caso la quantità di trace storage che ho qui, che può arrivare a 8 GB, non mi basta, il sistema può comprimerlo e trasmetterlo in streaming in tempo reale al computer, che poi lo salva su hard disk. In questo caso posso arrivare a 1 teraframe, che è una profondità di trace enorme, una quantità di dati che mi consente di analizzare problemi anche molto lunghi, diciamo, da capire. Questa è una tecnica possibile con tutti i sistemi Power Trace, basta avere un link veloce, o gigabit Ethernet o USB 3, e posso avere il trace streaming. Giusto per dare un overview, questo è uno screenshot del più grosso degli MX8, il QM, con 8 core, tutti tracciati simultaneamente, e questo è impressionante. Con una trace port di questo tipo riusciamo ad avere il trace in tempo reale di tutti i core in SMP e anche dei core secondari in MP, e sincronizzare e vedere tutte le viste nello stesso momento. Questo vi dà un'idea della, diciamo, capacità del chip, ma anche della capacità dei nostri tool. Come lo posso usare questo trace? Io ho miliardi, milioni di record. Come lo utilizzo? Beh, ovviamente con PowerView. Il nostro software può analizzare questa mole di dati e soprattutto presentarla con delle viste molto, molto, molto comode per capire che cosa succede. Il punto cruciale è, quando sto debuggando, capire che cosa succede alla mia applicazione. Il trace lo utilizzo essenzialmente per 3 motivi. Il trace-based debugging, che vuol dire debug rapido senza fermare la CPU, e anche trovare bug che appaiono solo in real time, oppure per l'ottimizzazione con misure temporali, quindi il mio programma esegue ma devo analizzare le performance, analizzare i tempi di reazione rispetto ad eventi esterni, qui il trace è perfetto, oppure devo fare test e qualificazione, quindi magari dimostrare il rispetto di requisiti real time o misurare il code coverage, che è una misura, una cosa molto utile per certificare poi secondo i diversi standard. Qui ne cito 2, uno avionico e uno automotive, ma ce ne sono tantissimi, pensate a diversi standard industriali o anche ferroviari, e tutti questi prevedono tra i vari test anche il code coverage. Giusto in dettaglio, cosa intendo per trace-based debugging? Beh, tutti sanno che il modo migliore per comprendere un bug, che cosa succede, è fermarsi con un breakpoint nel punto dove si verifica l'errore, no? Nel contesto dell'errore, perché così vedo la memoria, i registri e capisco cosa è successo. Il punto è sapere dove mettere questo breakpoint. Non è mica facile, soprattutto se il bug ha delle manifestazioni strane, capire in che punto doversi fermare, e procedere per tentativi fa perdere tantissimo tempo. Con il trace, che è sempre attivo, il problema in sostanza non c'è più. Il trace è sempre attivo. Quando ho una manifestazione di un qualsiasi bug o problema, devo semplicemente fermare manualmente il mio sistema dopo che il problema è accaduto, o magari metto un trigger proprio sul problema, e poi posso osservare il comportamento del programma nel tempo, tornare indietro nel tempo e riguardarmelo come con una moviola. E questo mi aiuta tantissimo a capire
che cosa è successo senza aver dovuto procedere per tentativi mettendo i breakpoint. Quindi velocizzo enormemente la mia capacità di individuare e risolvere i problemi. Il software aiuta molto perché posso avere delle viste come i trace chart, quindi grafici dei task, grafici del nesting di funzione, posso misurare eventi periodici, qui vedete di nuovo simboli, quindi funzioni nel tempo. Tutte queste cose fanno capire subito, per esempio, se il programma prende un percorso non previsto, e quindi mi focalizzo su quella zona del trace per scoprire il mio bug. Posso anche procedere con analisi statistiche, spesso i bug sono dovuti a un eccessivo consumo di tempo da parte di alcune funzioni, quindi posso fare analisi statistiche che mi mostrano chiaramente quali funzioni portano via più tempo o dove mi si blocca prevalentemente il programma, e vederlo per simboli, per range di indirizzi o anche per task. Altra cosa interessante che si può fare col trace è l'energy profiling. Molte applicazioni hanno, per molte applicazioni è importante tenere d'occhio i consumi, pensate a qualsiasi cosa che possa andare a batteria, e il software c'entra tantissimo in questo, perché a seconda di che cosa fa il programma il mio processore può consumare di più o di meno. Se io prevedo dei test point sulla mia board, e qui si vede l'evaluation kit di Dave, ha proprio il connettore per il nostro probe analogico col pinout esatto, in modo che noi colleghiamo il probe analogico e misuriamo tensioni e correnti della board, ecco, in questo caso riusciamo a vedere le funzioni che eseguono nel tempo e i picchi di consumi nel tempo, riusciamo a vedere esattamente che cosa consuma. Vedremo una demo dopo per evidenziare l'utilità di questo tool. Qualificazione, verifica dei requisiti temporali. Si può usare il software Trace32, ma molto spesso si utilizza Trace32 per catturare il trace da esportare in un formato che poi utilizzano dei tool di terze parti. Esistono alcune aziende, qui ne elenco 4, ma ne nascono continuamente. Sono tutte aziende che compiono delle analisi molto sofisticate di schedulabilità tipicamente dei sistemi operativi, basandosi sul trace Lauterbach. Ci siamo messi d'accordo per creare un formato di esportazione unico, in modo che tutti questi tool possano analizzare il trace prodotto e quindi mostrare delle viste, delle analisi ancora superiori a quelle che può fare, diciamo, di suo il software Trace32. E in ultimo abbiamo il code coverage. Chi deve fare test sa bene che una delle misure da fare è il code coverage. La cosa importante da sapere è che con Trace32 lo si ottiene direttamente dal trace senza dover instrumentare il programma. Quindi io eseguo i miei test funzionali tracciandoli, e da questo Trace32 tira fuori il coverage con le diverse metriche a seconda di quelle che servono per il test. La cosa importante da sapere è che se dovessimo fare una classifica su quali sono i migliori sistemi per generare code coverage, un hardware-based trace tool, che è proprio Trace32, è quello con il ranking numero 1, perché consente di ottenere il coverage in modo immediato, senza strumentare il codice, quindi con l'applicazione reale, e poi noi lo esportiamo nei diversi formati utili per produrre la documentazione. Va bene, siamo arrivati al punto dove lascerò a breve la parola a Marco per la prima dimostrazione. Utilizzeremo appunto l'evaluation kit di Dave e due sistemi PowerTrace. Marco farà due dimostrazioni, una bare metal dove utilizzerà un tipo di PowerTrace e un'altra con il sistema operativo Linux dove cambierà sistema. Due parole sulla board, ne ha già accennato prima Manuele, questa è una foto della board che avevamo noi sul tavolo ed evidenzio quello che utilizzeremo. C'è un connettore JTAG che è all'interno del connettore Mictor38 per il trace, quindi debug e trace con un solo connettore. Abbiamo un connettore 20 pin per l'analog probe, che è questo, per la parte di misura energy profiling. Abbiamo un connettore JTAG aggiuntivo se si vuole fare soltanto debugging senza trace. E poi abbiamo lo slot PCI Express, utilizzabile anch'esso per l'off-chip trace. Questo vi dimostra la ricchezza di risorse di debug e trace di questa board e anche del chip. Ecco. Quindi, essendo così ricca di connettori, l'abbiamo eletta sistema dimostrativo ed è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo webinar. I PowerTrace che utilizzeremo sono due.
questo è un PowerTrace 2 con probe per trace port parallela collegata appunto al kit di Dave, e poi utilizzeremo l'altro che è un adattatore standard PCI Express con un cavo e si utilizza il PowerTrace Serial. Come vedete posso andare avanti e indietro, sistemi molto simili che usano connessioni completamente diverse per ottenere che cosa? Lo stesso risultato, cioè debug e trace, e in effetti a livello di risultato nel debugger sono praticamente indistinguibili, cioè l'effetto è ho lo stesso trace che prelevo però da due porte diverse. Va bene, sono arrivato al termine, credo che Marco sia quasi pronto, ma prima lancio un brevissimo survey giusto per farvi anche una domanda che interessa all'Outerbach. Ok, in sostanza vi chiedo se utilizzate sistemi 332 o se vorrete utilizzarli in futuro. Vedo che stanno arrivando le risposte, 30%, 50%, 70%, vedo che stanno vincendo i sì, la maggior parte dei partecipanti conosce i sistemi 332, 85%, va bene, non aumenta più la statistica, quindi i voti sono finiti, chiudo e condivido i risultati. E qui si vede che la maggior parte dei partecipanti conosce Trace32, ma c'è comunque una percentuale interessante, 26% no, ma vorrei usarli per i miei progetti, saranno le persone che verranno contattate per prime. Va bene, grazie per questa informazione molto interessante. Lascio la parola a Marco per la prima parte della demo, quindi in sostanza Marco, se sei pronto, devo semplicemente renderti il relatore, giusto? Sì. Credo che stiate vedendo la mia schermata nella quale si vede Trace32, è già pronto. Esaminiamo in questi 10 minuti un'applicazione dimostrativa che gira direttamente su silicio, quindi senza sistema operativo, bare metal, configurata per i 4 core ARM Cortex A53 del chip, del sistema di valutazione che sono stati citati prima. Il controllo dei 4 core è già immediatamente osservabile in questa vista core list, dove è selezionato attualmente il core 0, è possibile selezionare anche gli altri. Presentiamo anche una schermata relativa al codice, una vista list, dove si vede che il core 0 è fermo al main, viste relative ai registri, in questo caso architettura ARM 64 bit, registri per il core 0, viste di stack frame, piuttosto che viste orientate al controllo delle variabili. Qui abbiamo inserito una struttura, una struct, con tutti i suoi campi e anche un array di byte a titolo di esempio. In questa schermata ho preparato anche una vista sulla periferia, un chip, particolarmente focalizzata su un general purpose timer, i cui registri di controllo piuttosto che di stato sono mappati in memoria. Quindi partendo da questo contesto noi lanciamo immediatamente l'esecuzione del nostro programma e constatiamo l'accesso runtime non intrusivo alla memoria, che in particolare si nota sia nei registri mappati in memoria della periferia un chip, qui c'è un contatore di un timer che sta girando, sia nella continua refresh, riscrittura di campi di una struct piuttosto che elementi di una variabile. L'accesso è non intrusivo, quindi avviene senza penalizzazione del real time dell'esecuzione. Laddove io fermassi l'esecuzione, posso anche commutare le viste, attualmente focalizzate sul core 0, si vede anche da questo controllo. Ecco, le posso commutare rapidamente sul core 1 piuttosto che sul core 2 piuttosto che sul core 3, perché l'attivazione in go e il break piuttosto che breakpoint sono sincroni fra tutti e 4 i core. All'interno di queste viste è possibile osservare anche lo stack frame, cioè la posizione in cui ciascun core sta girando. Constatiamo che attualmente siamo fermi sul core 3 all'interno di una funzione func sin alt, che è stata chiamata da una funzione background, che a sua volta è stata chiamata da un ciclo di avvio in assembler. Possiamo navigare anche la gerarchia di chiamata delle funzioni proprio premendo questi pulsantini up che ci mostrano chi ha chiamato func sin alt.
ecco qua il punto di ritorno dove usciremmo, oppure chi ha chiamato la funzione background 3 che sta girando sul core 3 e così via, risalendo di livello in livello fino a tutto il contenuto informativo che è disponibile sullo stack. Questo è possibile per ciascuno dei core, adesso io lo mostro solo per il core 3. Le viste che abbiamo esaminato sono appunto viste, ma lo stato reale di esecuzione è fermo ovviamente dove noi ci siamo fermati in break. Nulla toglie che sia possibile comunque anche eseguire fino al chiamante, ad esempio con un pulsante come questo, go.app, io termino l'esecuzione della funzione corrente e ritorno al chiamante. Laddove avessi un nuovo ciclo potrei ripetere il go.app e risalire tutta la gerarchia dello stack. Da un debugger ci aspettiamo anche che sia possibile mettere dei breakpoint piuttosto di programma piuttosto che legati alle variabili. Questo ovviamente può essere fatto utilizzando magari dei sistemi di navigazione dei simboli come questo che ci permette di osservare tutte le funzioni implementate nel file sive.c. Facilmente si può raggiungere con dei menu contestuali una funzione di interesse, impostare un breakpoint, eseguire, se quella funzione viene richiamata in esecuzione, in questo caso è stata richiamata dal core 1, ovviamente il breakpoint scatta. Notiamo anche il codice colore, forse non l'ho evidenziato molto bene, quando siamo fermi sul core 1 in Lauterbach presentiamo le viste list, register e stack frame con questo colore tendente al verde, alcuni lo vedono come azzurro, mentre altri colori di sfondo sono associati ai diversi core. Questo facilita la comprensione del quale core noi stiamo esaminando di volta in volta. Relativamente alle variabili è altrettanto semplice mettere dei breakpoint. Ad esempio qui constatiamo che flags è un array di byte dove alcuni elementi vengono modificati da 0 a 1, quindi analogamente con menu contestuali facilmente accessibili possiamo mettere breakpoint come questi, eseguire e se quel breakpoint scatta otterremo ancora un break di tutti i core. Notate in basso l'indicazione stopped at read-write breakpoint, per cui i controlli di debug sono abbastanza semplici, abbastanza intuitivi. Passiamo adesso a una diversa vista di profiling dove cerchiamo di valorizzare ancora di più l'aspetto di accesso runtime alla memoria, sempre non intrusivo, ripeto. Qui abbiamo cercato di evidenziare 3 attività su 3 core diversi. Qui una sinusoide che viene continuamente cancellata e ricostruita con lunghezze diverse sul core 1, una seconda sinusoide che viene rigenerata sempre uguale a se stessa sul core 2 e una terza forma d'onda relativamente al core 3, più la profilazione di una variabile che abbiamo un pochino complicato, nel senso che comprende 2 cicli. Voi vedete un ciclo lento a dente di sega che è facilmente riconoscibile, un ciclo veloce che fondamentalmente va dal valore massimo verso 0 in modo continuo. Il ciclo veloce viene campionato best effort dal debugger, per cui non è sempre perfettamente osservabile. Il ciclo lento è perfettamente osservabile proprio perché è lento. Quindi abbiamo qui in questa schermata altri esempi di accesso runtime alla memoria non intrusivo. Nella parte inferiore ho preparato un paio di flag che abilitano o disabilitano la chiamata delle funzioni che generano queste sinusoidi che cambiano continuamente aspetto. Sempre in modo non intrusivo è possibile disabilitare magari la prima flag, l'abbiamo portata a 0, quindi sul core 1 non chiamiamo più la funzione che genera questa sinusoide. Possiamo tranquillamente decidere di chiamarla ancora riabilitando la flag. Allo stesso modo, per quanto riguarda il core 3, abbiamo la stessa flag, un'analoga flag, che ora disabilitiamo. Quindi abbiamo interrotto l'esecuzione di una funzione che girava sul core 3. Notiamo che questo ha un effetto anche sulla profilazione del nostro contatore a 2 cicli, nel senso che adesso non si percepisce più il ciclo lento a dente di sega. Questo dipende dal fatto che la variabile che gestisce il ciclo lento rimaneva in memoria per molto tempo, grazie al fatto che tra una scrittura e l'altra avveniva la chiamata della funzione che mi genera la sinusoide che vedete qui sulla sinistra. Eliminata
la chiamata di questa funzione, la scrittura del ciclo lento non è più facilmente osservabile. Possiamo comunque ripristinare l'osservazione allo stato precedente tornando a chiamare la funzione che genera la sinusoide. Quindi manteniamo una persistenza più lunga del valore relativo al ciclo lento in memoria. Il debugger fa in tempo a campionarla. Siamo tornati al dente di sega. Questa esperienza ci fa capire che le grandezze come var profile sono campionamenti di variabili nel tempo e sono tanto più significative quanto più le variabili sono persistenza, cioè quanto più la frequenza con cui vengono modificate è minore. Mi soffermo fin tanto che sono in questa vista anche su un altro aspetto, cioè l'analisi di una di queste forme d'onde, la sine wave, la forma d'onda qui sul core 3, che può essere osservata anche in modalità data dump, quindi con accesso diretto in memoria. Notiamo in questa zona tutti i continui cicli di scrittura che generano la forma d'onda disegnata sulla sinistra. Nella parte inferiore ci possono essere anche altre variabili, tutte quelle che pulsano in questa zona facilmente identificabile. Possiamo anche identificare di quali variabili si tratta, basta cliccare su uno di questi oggetti. Nella parte inferiore vediamo qui la variabile index. Questo è il contatore BCNT1 di cui la profilazione continua ad avere luogo qui nella parte inferiore dello schermo e analogamente altre variabili, questa è BCNT2 e così via. Quindi possiamo ispezionare sempre in modalità non intrusiva il nostro sistema in esecuzione su più core e con diverse modalità, anche in scrittura come ho mostrato quando ho azzerato queste flag di controllo. L'ultima parte di questa breve presentazione è orientata al trace. Trace è già in esecuzione, sta girando, è armato. Proviamo magari a acquisire una quantità più ridotta di trace, quindi lo armiamo brevemente, chiacchieriamo un attimo, poi lo fermiamo. Le finestre che ho preparato qui sotto, finestre orientate al chart e alle viste di dettaglio per singolo core, si stanno popolando. Mentre si popolano faccio presente che stiamo utilizzando proprio il trace PCI Express che è stato spiegato prima. Questo è osservabile andando a cercare nei dettagli del trace informazioni sullo stato del link. Raggiungiamo quindi questa vista che ci mostra lo stato di configurazione del PCI Express in uso. Vediamo caratteristiche di alimentazione di clock, quindi di livello basso, caratteristiche orientate al link, livello fisico attivo, livello data link attivo, training state L0 e poi aspetti più di alto livello, fra cui evidenzio in particolare il base address register, che qui è mappato a 20 milioni, ed è poi l'indirizzo di inizio della memoria su cui vengono scritti tutti i dati di trace che tra poco commentiamo. Stiamo utilizzando un PCI 1x, quindi abbiamo come da specifica una velocità del link di 5 gigatransfer al secondo. Cosa stiamo vedendo con queste viste? Stiamo vedendo fondamentalmente l'esecuzione del programma. Questo si capisce molto meglio se io con il mouse allargo i dettagli di una vista come trace chart, dove per ogni riga vediamo le funzioni che hanno girato su core 0, in questo caso, mentre l'asse diciamo delle X è un asse temporale. Vediamo che la demo che gira sul core 0 è periodica, possiamo constatare dei cicli abbastanza ripetitivi che possiamo anche misurare qualitativamente tirando delle righe come queste, qui parliamo di 84-85 microsecondi. Possiamo misurare anche in modo più sofisticato mettendo magari dei riferimenti precisi nel trace, poi cliccando con il mouse vediamo la distanza temporale. La distanza rispetto al riferimento in questo caso è dell'ordine di 15,96 microsecondi. Se mi metto qui la distanza è dell'ordine di 70,68 microsecondi e così via. Quindi misure temporali facilmente osservabili. Nella parte inferiore di questo trace abbiamo le stesse informazioni di flusso di programma relativamente ad altri core. Quello in verde è il core 1, se stringiamo un po'
la schermata, apprezziamo la ciclicità anche del core 1, che in questo caso è dell'ordine di 99 millisecondi, quasi 100, e analogamente più in basso le stesse informazioni sul flusso di programma per il core 2, le funzioni da lui eseguite, e per il core 3. Anche qua in maniera analoga possiamo apprezzare dettagli di esecuzione allargando le viste, rispettivamente per il core 2 piuttosto che per il core 3 a nostro piacere. Le viste sulla destra, trace list, come notate sono orientate al core 0, 1, 2, 3 e rappresentano aspetti di dettaglio. Proviamo a rimuovere le parti di assembler in modo da concentrarci sul codice ad alto livello. Le viste sono cross correlate fra loro in track. Questo significa che se io raggiungo un punto di interesse, ad esempio in questo caso l'inizio di una FANC 50 eseguita sul core 1, ritroviamo qui nella corrispondente vista trace list il dettaglio associato e vediamo nello stesso tempo cosa stavano facendo gli altri core 0, core 2 e core 3. Questo è osservabile in dettaglio, quindi navigando su e giù per queste viste di trace list, ma è osservabile anche sulla parte del chart, perché la barra temporale che ho evidenziato in questo istante mi mostra altrettanto bene cosa stavano facendo gli altri core quando il core numero 1 era all'inizio di FANC 50. Quindi la navigabilità del trace è particolarmente semplice a mio parere. A queste viste aggiungiamo brevemente misure statistiche, qui ci soffermiamo brevemente su analisi di funzioni, magari con informazioni sulle durate minime, medie e massime delle funzioni presenti nel trace, ancora una volta distinte per core 0, core 2, core 3, core 1. Questa vista ci mostra anche la gerarchia di chiamate, quindi chi chiama qui. Si può osservare il FANC 13 è una sequenza di chiamate ricorsive, ad esempio particolarmente ben leggibile da questo grafico, da questa statistica. Oppure ancora apriamo brevemente una vista come questa, orientata alle statistiche per funzione, sempre per core. In viste di questo tipo sono disponibili ulteriori menu contestuali che si attivano con un clic destro del mouse. Prendiamo in considerazione ancora questa FANC 50 per notare come si possono fare analisi sulla distribuzione della durata di questa funzione nelle 32 occorrenze che si sono verificate all'interno di questo trace. Quindi premendo un pulsante come questo, le 32 funzioni che abbiamo catturato in questo trace vengono distribuite secondo le durate che hanno avuto. Osserviamo 4 ciclicità di programma più o meno simmetriche, circa un 25, anzi in questo caso esattamente un 25% della durata temporale è distribuito attorno a 300 micro di durata, 440, 640 e 1 millisecondo e 2, 1 millisecondo e 4. Queste analisi sono tutte facilmente raggiungibili con dei clic di mouse, quindi non è un problema accedere. Come ultimo dettaglio mi soffermo un attimo sul code coverage, per cui prendiamo questo trace e aggiungiamo il contenuto informativo a un database di code coverage. Lo facciamo premendo questo pulsante, sotto si vede che il code coverage viene processato. Questa operazione ci permette di osservare, magari per funzione, ulteriori viste di coverage che ci fanno capire, sempre in base al contenuto informativo presente nel trace, cosa abbiamo coperto in questo run di test. Sono disponibili diverse metriche di coverage, quindi dall'analisi object code passiamo a una metrica statement e le percentuali vengono adeguate di conseguenza, piuttosto che decision coverage, function coverage, eccetera. Laddove volessimo soffermarci con più attenzione su qualche dettaglio, ad esempio constatiamo che questa FANC 11, a differenza di tante altre funzioni, ha girato solo per il 31%, con ulteriori clic del mouse possiamo raggiungere questi dettagli di nostro interesse, constatando ad esempio che questa funzione ha girato così poco perché contiene un'istruzione switch
che però è stata coperta solo relativamente al case 5 che ha girato. Tutti gli altri case non hanno girato, si vede dal marcatore never qui sulla sinistra della colonna coverage, si vede anche dal colore giallo molto evidente sulla destra della vista list, e quindi possiamo comprendere da questo tipo di analisi che per ottenere il 100% di code coverage di questa funzione dovremmo garantire delle chiamate in cui lo switch gira anche sui case 1, 2, 3, 4, 6, eccetera. Anche questa analisi immediatamente raggiungibile grazie al database di code coverage. Io mi fermerei qui e restituirei la parola a Maurizio per un'ultima parte di presentazione. Ok, grazie Marco, perfetto. Ti assegno direttamente il ruolo di relatore, se per te va bene. Va benissimo, sì. Bene, dovreste vedere ora, siamo al penultimo punto della nostra agenda. Nel frattempo ho visto che nella sezione domande sono state poste alcune domande a cui ho risposto e vi invito a farlo. Va bene, parliamo di supporto ai sistemi operativi, in particolare Linux, e anche due parole sull'Energy Profile. La cosa importante da sapere è che in Trace32 il supporto ad un sistema operativo si aggiunge con un'estensione del debugger, che noi chiamiamo RTOS Awareness, che viene abbinata ad un menu specifico. In sostanza per sistemi operativi o per hypervisor io devo caricare un'estensione e queste estensioni sono tutte installate nella directory di installazione di Trace32, quindi devo semplicemente scegliere quella giusta per il mio sistema operativo. In questo modo supportiamo oltre 50 diversi sistemi operativi e kernel, vedete qui i più comuni come FreeRTOS, Fixworks, i sistemi OSE corti per automotive, ma ovviamente anche Linux e tanti altri, e anche diversi hypervisor. Sempre più comune l'utilizzo soprattutto in ambienti safety critical, separare la zona sicura e magari che deve essere real time, immaginate in un'automobile la parte che magari dialoga con tutto il resto del veicolo rispetto a, che ne so, un player multimediale che gira con un sistema operativo Linux. Ecco, queste cose spesso vengono separate con degli hypervisor e noi supportiamo anche queste configurazioni. Due parole sulla parte Linux. Forse una delle awareness o supporto ai sistemi operativi più sofisticata che abbiamo, è anche una delle storicamente diciamo più evolute. Consente il debug e il trace di ogni componente di un sistema Linux, quindi potete partire col debugging da boot, debuggare il kernel init, il kernel dopo che ha acceso l'MMU, tutti i moduli, librerie dinamiche, processi e threads, e tutto questo nella stessa sessione di debug. E inoltre include il supporto anche per Linux SMP, ovviamente nei processori multicore moderni è mandatorio questo, e anche le estensioni real time come Linux RT oppure Xenomai. Su questo argomento non vi dirò più di tanto, abbiamo già fatto 2 webinar su Linux e trovate a questi link, trovate ancora le slide e le registrazioni audio-video di tutta la parte divisa in debug e trace di un sistema Linux. Marco poi nella sessione dimostrativa vi farà vedere una dimostrazione breve di queste capacità che ha il debugger. Come vedete ho tolto pochissimo tempo, lascio di nuovo la parola a Marco e magari ne approfitto giusto un minuto per lanciare ancora un sondaggio tra quelli che abbiamo preparato. Vediamo se ce n'è qualcuno che può essere molto interessante. Eccolo qua, io lancerei questo. Dovreste averlo in vista ora. In sostanza vi chiedo per quale attività utilizzereste un sistema Lauterbach Trace32 e ho indicato le diverse possibilità. Non so se lo vedete. Sì, perfetto. Sto vedendo i risultati sono in arrivo. 40%, 50%, sto procedendo rapidamente, 60%. 70, vedo che il 90% lo utilizzerebbe per software debugging e questo è normale, sono effettivamente debugger. Molto, molto bene anche la parte di misure e analisi performance. Siamo al 73%, 74%, se si ferma qui chiudo il sondaggio. Benissimo, chiudo e condivido il risultato. Dovreste vedere
il risultato e si vede che ovviamente la parte da leone la fa il debugging, ma anche le misure real time. In sostanza gli argomenti che ho posto sono in ordine decrescente. È molto importante, l'utilizzo del trace è comunque una cosa che è molto sentita. Va bene, chiudo questa parte, dovreste vedere ancora le slide, passo la parola di nuovo a Marco per una breve dimostrazione sulla parte con Linux. Nel frattempo credo che abbia cambiato anche il sistema PowerTrace, quindi chiedo a Marco se è pronto. Sì, ho cambiato, tutto pronto. Benissimo. Quindi prima ho usato il PowerTrace PCI, ora usa il PowerTrace 2 con la porta parallela e il probe analogico, giusto Marco? È corretto. Benissimo, assegna ruolo relatore, tutto tuo. Ok, penso che voi vediate già la schermata in cui è stato integrato un terminale seriale con Ubuntu in esecuzione. Avvio direttamente la partenza del nostro kernel Linux. Eccola, quello che vedete nella parte inferiore è il caricamento del file elf. Poi viene dato un comando di run a Ubuntu per cedere il controllo a Linux. Questa è la fase di boot del kernel che dura pochi secondi. Il kernel è stato preparato da Dave Embedded System basandosi sulla distribuzione di NXP. Nella parte inferiore in questo momento ha luogo questa sequenza scanning test pattern che è la calibrazione per i nostri sistemi di trace autofocus che rilevano, come si vede in basso, un trace clock impostato sugli 80 MHz in questo momento. Per cui una volta preparato il sistema possiamo dare fuoco alle polveri, diamo go, superiamo la fase di login, abbiamo il nostro sistema Linux in esecuzione. Di questo ambiente spendo 2 minuti per mostrarvi brevemente il menu Linux che è specializzato per integrarsi proprio con un kernel di questo tipo. Abbiamo diverse viste disponibili in un menu di questo tipo, per cui parliamo di possibilità di visualizzare processi, task, moduli, risorse del file system, impostare il debug di processi piuttosto che di moduli del kernel, di libreria e altre feature. Mi soffermo un attimo sulla prima vista che mostra i processi in esecuzione in questo momento. Questi sono i processi attivi, ciascuno di essi è caratterizzato da uno o più process ID, in particolare processi come Swapper che contengono in questo momento 84 thread, sono assolutamente osservabili, ciascuno di essi è caratterizzato da un PD Linux diverso. All'interno di questi oggetti sono disponibili ulteriori menu contestuali, sempre un clic destro del mouse ci apre questo mondo, con la possibilità ad esempio di caricare i simboli di un eventuale file elf associato a questo processo o di osservare viste anche più dettagliate. In questo caso per una shell può essere interessante sottolineare le variabili di ambiente da essa utilizzata, i file aperti, i file di codice utilizzati. Nei file di codice notate non soltanto l'eseguibile di base, ma anche una sequenza di shared object, cioè librerie dinamiche, e ovviamente anche se possono essere debuggate, avendo a disposizione il corrispondente file elf, si riesce piuttosto facilmente a caricarne i simboli o operando a questo livello, oppure operando con le già citate funzionalità di debug delle librerie. Quindi tutto questo è raggiungibile attraverso il menu Linux. Sottolineo ancora un paio di aspetti. Può essere interessante sapere che si può ispezionare il log del kernel, quindi il log di boot del kernel, tutte le azioni che sono state eseguite come print K, oppure si possono esaminare anche device tree blob. Il device tree blob viene anche decodificato, quindi le viste che noi otteniamo sono viste leggibili dal punto di vista umano. Qui dettagli sulle CPU, stati di idle, caratteristiche relative a un particolare core, timer e così via. Tutte le risorse che avete mappato in un device tree blob possono essere rilette anche tramite questo menu Linux. Vogliamo però soffermarci con più attenzione sulla tipica operazione che uno potrebbe fare, cioè il debug di un processo. Quindi portiamoci subito su quest'altra voce di menu che ci consente di avviare un nuovo processo da zero. Lanciamo un'applicazione dimostrativa di cui istruiamo il debugger di fermarsi al main.
Quindi una volta predisposto il debugger a fare questa operazione, è sufficiente lanciare l'applicazione di nostro interesse. Quando Linux la carica e la mette in memoria in un punto a qualsiasi, scatta un sistema di autoload delle informazioni simboliche e in questo momento il debugger non sa dove si trova il file ELF associato a questa applicazione, quindi mi chiede di raggiungerlo. Io semplicemente raggiungo la cosa e tutto è avvenuto in background e nella parte inferiore si vede che il file ELF è stato caricato. Di conseguenza, se io apro una vista list, scopro che sono fermo proprio al main del mio processo Sieve, indicato qua sotto, e che Linux ha scelto di far partire sul core 1. A questo livello ci raccordiamo un po' alle cose che avete visto prima, per cui in generale questa è un'applicazione ciclica che gira con cadenza di 1 secondo, quindi se io imposto un breakpoint ed eseguo un po' di Go, noterò che l'applicazione continua a ripetersi. Nella parte sinistra dove c'è il terminale vedete le printf di questa applicazione, pardon, ho fatto 2 clic, ne bastava uno solo. Il breakpoint di programma possono essere messi, tolti, valgono i discorsi già fatti prima. Io posso raggiungere anche in questo momento le informazioni simboliche, ho tutto il codice del kernel che è compilato per debug, ho il codice anche della mia applicazione con tutti i file che la compongono, quindi posso raggiungere funzioni di mio interesse e con menu contestuali applicare ad esempio un gotil raggiungendo FANCI 50. Qui appunto ci raccorgiamo a quanto già detto prima, perché abbiamo a disposizione ancora gli stack frame, già mostrati nella demo bare metal, quindi laddove avessimo chiamanti a cui possiamo ritornare, possiamo eseguire tornando al chiamante di FANCI 50 e qui tornare ancora al chiamante di questa funzione sieve main. Scopriamo che siamo tornati al ciclo principale, quello che abbiamo osservato prima. Di questa applicazione, oltre a mostrare il controllo per debug, vorrei mostrare brevemente anche la possibilità di tracciarla. Può essere utile impostare un filtro di trace orientato proprio al codice di questa applicazione, cosa che si può fare dai menu già mostrati, menu di dettaglio, soffermandoci questa volta su Trace this task. Questo imposta dei filtri di trace orientati proprio al tracciamento di questa applicazione. Di conseguenza, se apriamo adesso un controllo trace, magari inizializziamo il contenuto del trace per rimuovere i vecchi contenuti, facciamo un go di qualche secondo, noi vediamo che l'applicazione sta girando, ce ne accorgiamo da questi loop che stanno avanzando nel tempo, il trace è filtrato rispetto all'applicazione che abbiamo scelto. Quando ci fermiamo in break possiamo decodificare il contenuto informativo del trace e qui richiamo ancora una volta le viste che avete osservato prima, quindi le viste trace list orientate al dettaglio delle istruzioni eseguite, ispezionabili in assembler o anche soltanto in C. E possiamo scorrere queste viste per esaminare il contenuto del programma eseguito, oppure viste d'insieme come chart che sono specializzate in questo test proprio per l'applicazione Sieve che abbiamo lanciato. L'applicazione gira a cadenza di 1 secondo, quindi la ciclicità di 1 secondo è riscontrabile con misure temporali ad occhio come queste. Possiamo nascondere il dettaglio informativo di quando l'applicazione ha girato in kernel space, quindi sto pensando alle barre rosse che vedete qui sulla sinistra, sono state applicate allo spazio kernel, quindi io posso anche escludere questo tipo di contributo e concentrarmi invece sulle barre verdi che noi in Lauterbach associamo d'ufficio a un'applicazione. Vediamo quindi che escluso, nascosto il kernel space in quest'unica barra kernel, abbiamo a disposizione il contenuto informativo del trace di programma per la parte applicativa e qui non facciamo altro che ripetere l'esperienza di prima, cioè allarghiamo le nostre barre e cominciamo a fare le nostre analisi temporali. Parliamo di un ciclo di 23.444 microsecondi, anche qui è possibile piazzare riferimenti, cioè le stesse cose che abbiamo visto prima in una bare metal demo sono utilizzabili in Linux.
E anche qua vi mostro un'ultima vista analoga a quella già citata, analisi di tipo statistico sulle funzioni, con la stessa possibilità di eseguire tramite menu contestuali analisi di durata. Qui ritroviamo delle ciclicità specifiche di ripetizione di questa funzione che oscilla, diciamo, con dei run brevi, 11,6 microsecondi, e run più lunghi, 15,4 microsecondi. Volendo, da qui potrei raggiungere delle viste trace e analizzare il dettaglio di come mai questa funzione in questo caso ha impiegato 15,4 microsecondi. Quindi i menu contestuali ci aprono tutto il mondo che stiamo considerando per il nostro debug e trace. Vorrei mostrare brevemente anche delle feature di analog demo, visto che su questa scheda abbiamo a disposizione il probe analogico. Ho preparato a tal scopo dei piccoli script che ho avvio in questo momento. Quello che vedete in questa posizione è un controllo iProbe, quindi un controllo per i probe digitali o analogici. In questo momento è collegato il probe analogico. La vista pod qua sotto mostra misure istantanee di tensioni correnti, la potenza calcolata come prodotto tensione per corrente. Su questa scheda abbiamo a disposizione una tensione e una corrente relativa al SOM MIT8M, di cui qui vediamo i consumi istantanei, ma Dave Embedded System ha preparato anche una stress app, un'applicazione di stress, per cui noi adesso rimuoviamo i filtri di trace della nostra Sieve demo. Magari conviene anche che la fermiamo, per cui cerchiamo di interrompere il ciclo infinito della nostra Sieve demo, possiamo disabilitare questa variabile, ottenendo quindi l'uscita dal ciclo e una printf di conferma di uscita. Facciamo un go breve, ok, la demo Sieve è finita. Rilanciamo lo script da zero per chiarezza, perché così si capisce meglio tutta la sequenza che volevo mostrare. Quindi lo rilanciamo, abbiamo il controllo già mostrato prima, continuiamo l'esecuzione per andare a lanciare in modo automatico questa applicazione di stress che ho citato prima, che gira per 15-20 secondi. Lo scopo di questa applicazione è caricare un po' di più il processore IMX8. Nel frattempo vengono campionate misure di tensione e corrente relative al comportamento del sistema durante questo test. Quello che vedete qua sotto è il risultato in termini di consumo di corrente in questi 20 secondi. È possibile misurare, cioè valorizzare, oltre che il consumo di corrente, anche l'andamento nel tempo della tensione, che qui forse non si nota molto bene, è questa linea rossa dalle parti di 3 volt e 2, indicativamente 3 volt e 3, la corrente in verde qua sotto, mentre in blu la potenza. Mi soffermo però specificamente sulla corrente perché è la grandezza più significativa, quindi riproduciamo la stessa forma d'onda che avete visto qui poco fa in questo diverso grafico. Aprendo i dettagli di quello che abbiamo catturato, constatiamo che non si tratta di semplice rumore, ma si parla di veri e propri cicli che sono misurabili anche prendendo dei riferimenti come questi, e constatando che ciascuno di questi picchi di consumo dista dal precedente per circa 4 millisecondi, quindi qui mi aspetto qualcosa attorno a 8 millisecondi, qui il riferimento CR è passato a 11.8, quindi 12 millisecondi. Quindi abbiamo delle ciclicità di programma che comportano dei piccoli picchi di consumo energetico in corrente a cadenza di circa 4 millisecondi. Queste cose possono essere messe in correlazione col trace di programma, anche se adesso per brevità non ci soffermiamo su questa correlazione. C'è poi un'altra fase di esecuzione in cui il consumo di corrente sale improvvisamente dall'ampere verso l'ampere e mezzo, e anche in questa zona, volendo, potremmo analizzare in dettaglio il comportamento, per cui volendo curiosare un attimo ritroveremmo magari i cicli che abbiamo visto prima a 4 millisecondi. Probabilmente parliamo di questi cicli qua, vediamo un po' se ne identifico uno. Qui siamo a 2,8, questo è un ciclo sui 4,
però osserviamo anche altri cicli, vediamo se riesco a mostrarli. Ecco, più o meno una cadenza come questa. Se metto un riferimento in questa zona, voi vedete che qua il comportamento si ripete a distanza di 15 milli, e qui abbiamo un altro burst a distanza di circa 31 milli. Quindi a cadenza di 15 millisecondi abbiamo un altro tipo di oscillazione di consumo di corrente che si sovrappone ai già osservati cicli a 4 millisecondi. Tutte queste caratteristiche possono essere analizzate in dettaglio esaminando le forme d'onda della corrente e, ripeto, possono essere messe in relazione con il trace. Per mostrarvi un esempio di relazione con il trace, aggiungo un ulteriore dettaglio. Abbiamo constatato come in questo istante temporale il consumo improvvisamente passa dall'ampere verso l'ampere e mezzo. Potrebbe essere interessante capire come questo è avvenuto, cioè mettere un trigger che ci consenta di fermare le misure di campionamento del probe analogico o addirittura il flusso di programma quando avviene un incremento di corrente come quello che stiamo osservando in questo istante temporale. Bene, è possibile fare quello che abbiamo detto, quindi a tal scopo io chiudo le viste attuali e preparo, avvio un altro script nel quale cerco di mostrare proprio il comportamento che ho evidenziato. Partiamo da una situazione simile a quella che avete già visto, quindi misure istantanee di tensione corrente e il nostro controllo di probe pronto per lavorare. Ma apriamo anche una vista advanced sulla destra, dove è già stato preconfigurato un trigger che scatta sull'iProbe, quindi sul nostro campionatore analogico, laddove la corrente superasse in questo caso una soglia di 1,2 ampere. Al trigger è associato un break dell'iProbe, ma grazie a queste funzionalità di connessione su un bus interno che collega i diversi moduli Lauterbach, noi riportiamo il trigger anche al debugger, che in pratica con quest'altra finestra è stato configurato per fermarsi. Di conseguenza otterremo come risultato che quando il consumo di corrente supera l'ampere 2 si ferma sia il campionamento analogico della tensione corrente sia addirittura l'esecuzione del programma. Osserviamo tutto quello che ho descritto in azione. Quindi continuo il mio script in modo da lanciare la stessa applicazione di prima, questa Stress Up Test 2. Aspettiamo che il consumo di corrente superi la soglia di 1,2 ampere e otteniamo, ecco qua il trigger che sta passando, lo vedete in questa zona. Vedete anche nella parte inferiore l'indicazione Stopped by External Debug Request, che ci dice proprio che un'unità iProbe ha richiesto un trigger verso il controllo di debug. Qua sotto abbiamo a disposizione la stessa misura di consumo di corrente per una finestra temporale di poco più di 5 secondi, ma nella vista iProbe List abbiamo tensioni, correnti e potenze per tutti i dati che sono stati catturati in questi 5-6 secondi. Quindi se ci portiamo nella parte inferiore e osserviamo la colonna relativa alla corrente, vediamo che la nostra corrente aveva valori relativamente bassi, a un certo punto supera la soglia di 1,2 che ho messo come trigger per poi raggiungere valori anche più alti, e questo appunto ha fatto scattare il trigger. Il trigger è stato prolungato per 4 campioni, si vede da questo dato 4 qui sulla destra, per cui abbiamo ulteriori 4 campioni prima dell'effettivo break. Se ci concentriamo in questo istante e andiamo a guardare la corrispondente marcatura temporale nella vista di draw, notiamo proprio quello che abbiamo detto, cioè che la corrente da valori dell'ordine dell'ampere tende a salire verso 1,4-1,5. Quindi questo è proprio l'istante in cui la corrente viene utilizzata in modo più intensivo. E per completare questa analisi ho preparato un'ulteriore vista trace che con l'ausilio di un ulteriore script mi permette di mostrarvi un'analisi dei task catturati in questi 6-7 secondi di test e ancora una volta distribuiti per i diversi core, notati i colori di sfondo del core 0, 1, 2, 3 già citati prima.
L'applicazione Stress Up Test è particolarmente pesante, infatti voi notate che è stata lanciata, direi in questo caso, in questa posizione, è stata lanciata dal Core 3 in questo momento, ha generato una sequenza di thread, come quelli che sto marcando con il mouse, che sono terminati, quindi sono contesti di esecuzione terminati, e poi ha lanciato ulteriori thread, come quelli che sto marcando adesso, che sono ancora vivi, sono ancora attivi nel momento del break. Quindi tutto questo carico elaborativo sui 4 core Cortex A53 mi genera chiaramente un consumo di corrente via via crescente. Possiamo aggiungere a questa vista, a questa analisi dei task, anche l'analisi relativa al flusso di programma di ogni singolo core. Ecco quello che ha fatto il core 3, quello che ha fatto il core 2, quello che ha fatto il core 1 e quello che ha fatto il core 0. Queste viste sono in track rispetto alla vista che ci mostra il consumo di corrente, quindi ancora una volta, se io mi soffermo sulla parte finale di questa vista, dove dovrei raggiungere proprio l'incremento del picco di corrente che abbiamo già constatato prima, cioè il passaggio verso l'ampere 2, ampere 3, ampere 4, ecco, se mi concentro in questo istante temporale, le altre viste possono essere analizzate in dettaglio. Quindi allargando con il mouse vedo quello che stava facendo il core 0 in questo momento e così via, il core 1, allargo con il mouse, ok? Il core 2, possiamo anche scendere laddove non ci fosse un contenuto informativo di interesse. Ecco, questo già ci mostra esattamente l'attività del core 2. Vediamo anche il core 3, spendiamo qualche istante anche per vedere cosa stava facendo il core 3. Possiamo porre quindi in diretta relazione l'attività sui singoli core dovuti ai thread di cui parlavo prima, per il core 3, core 2, core 1 e core 0, e capire cosa stava facendo il nostro codice nel momento in cui il consumo di corrente aumenta. Ok, mi prendo ancora 2 minuti per mostrarvi altri aspetti relativi a queste misure di consumo energetico. Quindi chiudo le viste che stiamo esaminando, disabilito il trigger sull'ampere 2 e lascio continuare l'esecuzione di questa applicazione Stress Up Test in maniera tale che concluda i suoi 15 secondi di run per portarmi verso l'ultima parte di questa mia presentazione. Nel frattempo l'applicazione Stress Up Test dovrebbe concludersi, ecco, è terminata. Quindi ora vi mostro un ultimo aspetto. Parliamo di un controllo ai probe, di cui non ci interessa vedere la parte avanzata. Azzeriamo il contenuto del campionatore, aggiungiamo a questo anche un controllo trace e azzeriamo l'informazione relativa al trace di programma, quindi partiamo da dati di trace di campioni analogici e trace di programma nulli. Facciamo un test molto semplice, lanciamo l'esecuzione e facciamo qualche enter con il mouse nella shell, dopodiché fermiamo. Una volta fatto questo semplicissimo test, abbiamo acquisito le corrispondenti grandezze analogiche e di flusso di programma e con l'ausilio di uno script per brevità apro un paio di viste nelle quali ripetiamo un'analisi dei task che avete già visto prima. Stavolta osserveremo solo i movimenti di shell e ancora una volta le misure di corrente che abbiamo catturato. Possiamo magari cercare di renderle un pochino più osservabili aprendo, ecco, in questo modo le viste. Nel frattempo si popora la vista Trace Chart Task. Questi istanti che sono associati, vedete, a una shell SH, questi 1, 2, 3, 4 e anche questo, sono i momenti nei quali io ho premuto Enter. Per cui se vado a selezionare quello che è successo nel momento in cui premevo Enter dalla shell, noto che effettivamente anche qui riscontro un picco di consumo energetico, segno che questo processo ha girato, ha consumato un po' di corrente. Lo vediamo qui, qui. Quindi anche qua c'è un'attività di processi particolarmente intensa al quale è associato un consumo energetico significativo. Allo stesso modo gli altri picchi che stiamo osservando, ad esempio questo, è relativo a un thread K-Worker che sta girando nell'ambito del processo Swapper, oppure possiamo osservare quest'altro K-Worker. Quello che voglio dirvi è che c'è una correlazione molto precisa
tra l'esecuzione dei task e il consumo energetico. Quindi ancora una volta anche in questo modo è possibile fare analisi. E concludo le analisi energetiche presentandovi un'ultima vista ETA, quindi un Energy Timing Analysis, per la quale mi soffermo per brevità solo, ecco, qui il sistema sta cercando di caricare file ELF relativi ad altri processi del trace. Io non ce li ho a disposizione, quindi se accadono cose come queste faccio semplicemente annulla. È un sistema di autoload dei file ELF. Una volta che il debugger ha completato la preparazione di questa vista, magari togliamo il gruppo del kernel, cioè rendiamolo visibile per tentare di mostrare più informazione. Ecco, constatiamo che abbiamo delle statistiche che, a differenza di quelle di prima, ora sono orientate ai joule, cioè ai consumi di corrente. Non vediamo più il tempo nelle colonne minimo, medio, massimo, come prima, ma vediamo nanojoule piuttosto che millijoule, microjoule, ecco, a questo livello. E questo quindi è il consumo energetico relativo al test che abbiamo effettuato premendo semplicemente 4 OK, 4 Enter nella shell. Questa vista è distribuita per core. Se vogliamo un po' fare la sintesi di un dettaglio informativo che può apparire un po' eccessivo, abbiamo delle possibilità di configurazione delle viste. Ecco, quella che ho scelto adesso mette in evidenza le funzioni che hanno consumato di più, distinte per core, quindi ancora una volta il codice colore rosa piuttosto che giallo, viola o verde ci ricorda qual è il core su cui le funzioni giravano, mentre sulla sinistra leggiamo il nome della funzione che ha consumato. Quindi abbiamo portato all'attenzione ciò che di questa schermata prevalentemente ci interessava, cioè chi ha consumato di più in questo breve test. Ecco, mi fermo per brevità e restituisco ancora la parola a Maurizio, immagino per la parte conclusiva. Grazie Marco, sì. Restituiscimi anche gentilmente il controllo dello schermo. Vado. Dovreste vedere vediamo se riesco a vedere, vista audience, una slide che dice che un buon debugger è una scelta importante. Ora, in seguito alle slide che abbiamo visto prima, alle dimostrazioni di Marco, volevo giusto dire 2 parole conclusive. Mi piace sempre dire che un sistema 332 è lo strumento che permette di vedere cosa accade realmente durante l'esecuzione della vostra applicazione, e questo credo che l'abbiamo mostrato bene. Ed è anche importante dire questo, che un sistema di questo tipo va considerato come lo strumento per abbattere i tempi di sviluppo e anche la miglior garanzia di scoprire e risolvere rapidamente anche i problemi più complessi, perché con un sistema che mostra, non per niente si chiama Power View, tali viste, è molto molto più semplice individuare problemi nelle applicazioni, ottimizzarle e risolvere bug anche bloccanti. E un'altra cosa che vorrei dire come sommario è che cosa abbiamo mostrato in questo webinar. Beh, abbiamo mostrato che gli MX8 di NXP sono una famiglia di chip ricca di funzionalità di debug e trace. Abbiamo mostrato che i System on Module di Dave, in particolare il MIT8M, ma anche altri, con il loro Evaluation Kit, sono ricchi di connettori per il debug, trace e anche l'Energy Profile, la cosa che abbiamo visto proprio pochi minuti fa. La cosa importante è debug e trace, quindi avere i connettori. E abbiamo visto che i sistemi Trace 32, che sono ricchi di funzionalità avanzate, sfruttano al meglio queste risorse, quindi sia le risorse del chip, importanti, che quelle della board, per dare all'utente una capacità di debug e analisi unica, cioè è una capacità di controllo del proprio sistema che non trova uguali. E questo è un ottimo esempio, la sinergia di queste 3 cose, un ottimo esempio di quali siano gli ingredienti giusti per il successo dei vostri prossimi progetti. Volendo utilizzare per esempio i moduli di Dave da montare proprio sulle proprie board, è importante prendere esempio dall'Evaluation Kit per prevedere sul proprio target i connettori giusti, no? E quindi è proprio quello che intendo come gli ingredienti giusti per garantire la possibilità di usare questi tool. Va bene, siamo arrivati in fondo alla sezione domande e risposte. Ho visto che qualcuno di voi ha già posto delle domande. Vi ricordo ancora che per approfondire potete scaricare dalla parte documenti
5 file PDF che sono le 3 presentazioni, le 3 sequenze di slide, più un flyer e un product overview. Credo che abbiate tutti accesso a questa sezione, e se non ci sono vostre domande, io andrei avanti con altri survey perché ho un po' di domande da fare io. Intanto monitoro la chat. Per esempio NXP chiedeva questo: prima abbiamo chiesto se utilizzavate gli MX8, una delle domande era per quale motivo viene appunto utilizzato l'MX8. Quindi l'intenzione era se si utilizzano tecniche di machine learning. Volevo vedere se state vedendo adesso. Vediamo. Sì, vediamo, Maurizio. Benissimo. Quindi vi chiedo di rispondere a questa domanda di NXP. I dati stanno arrivando, siamo al 65%, 75%, 77%. Va bene, si è fermata, quindi posso chiudere e condividere questo risultato. Dovreste averlo in vista. Sembra che la maggior parte dei partecipanti effettivamente non utilizza machine learning, però chi lo utilizza per applicazioni, principalmente per applicazioni di anomaly detection. Massimo, hai visto il risultato? Molto interessante, devo dire. Ok, ne approfitto per lanciare ancora un altro survey. Vediamo tra le domande che abbiamo preparato. Sì, sempre tornando a progetti con MX8, sempre una domanda di NXP era qual è l'orizzonte temporale per il prossimo progetto, quindi entro 6 mesi, 12 mesi, oltre o altro. Anche qui chiedo di rispondere. Le risposte stanno arrivando, vedo un 35%, 38%, 42%, 66%, 70%. Abbiamo sforato le 2 ore, però vedo che i partecipanti sono ancora molto attenti e praticamente ancora tutti collegati e rispondono ai nostri sondaggi, e questo mi fa molto, molto piacere. 77% hanno risposto, chiudo e mostro anche questo risultato. Va bene, vedo entro un anno, diciamo, entro 6 mesi, un anno si concretizzano, direi, la maggior parte dell'avvio dei prossimi progetti, e pochi, 12% oltre i 12 mesi. 29% altro non lo so, potrebbe essere domani oppure tra 10 anni. Va bene, nascondo anche questo sondaggio e vado avanti con, vediamo, dovreste avere una vista. Ok, con la parte di documentazione. Ora, una buona parte della documentazione è condivisa già qui nel webinar, tra cui anche le slide che vi sto mostrando, che contengono anche i link a che cosa? Ai nostri siti web, quindi l'Autero di David NXP, ai prodotti di cui abbiamo parlato, quindi la serie degli MX8, i moduli e gli evaluation kit di Dave, e i principali argomenti di cui abbiamo parlato come l'Autorba. Quindi ci sono dei manuali di training molto interessanti, quindi come training per il debugging, per il multicore debugging, per i sistemi trace per gli ARM e per il debugging Linux, come anche code coverage, e anche un interessante articolo tecnico sull'MCDC coverage, che è un tipo di analisi di copertura. Do un'occhiatina ancora se non ci sono domande, quindi se volete siamo arrivati alla parte finale. In ultimo posso dire, vi devo ringraziare e magari adesso accendo di nuovo la webcam per mostrarmi. Ecco qua. Benissimo. Volevo ringraziarvi per la partecipazione, siete stati veramente in tanti. Aggiungo come ultimo bit di informazione che l'Outerback tiene, oltre al supporto tecnico, anche training. Quindi avete visto cose sofisticate, può essere un pochino lungo imparare a usare al meglio i nostri sistemi, quindi una delle cose più interessanti che facciamo è fornire servizi di training, sia in presenza che online. E anche qui nelle slide trovate i riferimenti.
Chiedo a Massimo e Emanuele se vogliono aggiungere qualcosa e poi siamo, direi, alla chiusura. Beh, da parte mia volevo ringraziarvi per aver passato queste 2 ore con noi e discutere, insomma, vedere un po' le soluzioni sia Lauterbach, NSP che Dave. Spero sia stato interessante, insomma, e che possiate utilizzare, insomma, i nostri prodotti molto presto. Bene. Emanuele? Condivido l'augurio di Massimo e vi ringrazio per aver passato appunto questa mattinata insieme a tutti noi. Va bene. Allora, se non ci sono domande, e credo che non ce ne sono, stavo giusto cercando Maurizio, io di... vedo Sì. alcune domande. Ah, Scusami, io ne vedo vedi? alcune domande nella lista, nel format domande. Io ne vedo alcune, a cui non è Allora, stata data io risposta. guardo subito, allora. Grazie. Beh, Ah, giusto, avevo una spunta, scusate, che mostrava soltanto... sto cercando di aprirle. Ok, un complimenti per la presentazione. Marco, tu riesci a prendere le domande Sì, perché non me le fai forse estrarre? le vedo, forse sarà possibile rispondere in un secondo momento, mi sembrano tante. Vediamo, ci Sì. provo. E Ok, se, l'ho se- viste. Allora, mi viene chiesto, ok, ringraziamenti, strumenti utili e interessanti, viene chiesta un'idea del costo, immagino dei sistemi Lauterbach, sì, possiamo sentirci in seguito via email perché ho l'email di tutti voi. Poi una domanda, è possibile usare 332 come front-end per GDB sotto Linux? Sì, esattamente, si può fare. Nella parte iniziale ho parlato di soluzioni solo software, e quindi abbiamo anche un 332 front-end debugger che si collega a un sistema Linux via seriale o Ethernet, di fatto quindi a un GDB server, ed è un debugger puro, solo software. Eh, Vediamo, si può integrare lo strumento 332 con altre applicazioni, compilatori IDE? Sì, abbiamo le integrazioni con diversi ambienti di sviluppo. Diciamo che il più famoso comune è Eclipse, che è l'ambiente di sviluppo utilizzato da tantissime aziende, anche NXP, l'ambiente di sviluppo di NXP si basa su Eclipse, ma pensate anche all'ambiente di WindRiver o PyCOS, sono tutti basati su Eclipse. Abbiamo un plugin che fa in modo che il 332 diventa il debugger lanciato da Eclipse quando si avvia la sessione di debug, ed è anche sincrono con l'editor, quindi se io durante la mia sessione di debug individuo nel mio codice sorgente un problema, con un right click mi apre inediti in Eclipse quel punto del codice. Quindi sì, le integrazioni ci sono, ne abbiamo fatte diverse, cito Eclipse perché è la più comune. Poi mi viene chiesto, per curiosità, l'applicazione Bare Metal su A53 è stata compilata con un IDE particolare? No, credo che Marco abbia usato un semplice sì, GCC, posso dire confermi che ho Marco? utilizzato un GCC, poi magari se ritiene posso anche mandare qualche informazione in più via mail, però compilata a command line con un GCC. Esatto, poi per il setup della board, per l'avvio si usano i normali script di Trace32, per esempio nella Bare Metal Demo ha utilizzato il PCI Express, ovviamente il PCI Express va configurato nel chip, altrimenti con Linux lo fa il sistema operativo, con un'applicazione Bare Metal lo deve fare il debugger, lo facciamo con uno script. Poi mi viene chiesto se in qualche modo è disponibile la registrazione di questo webinar. Sì, il webinar è stato registrato completamente dall'inizio alla fine e poi a tutti i partecipanti invieremo il link per vedere questo video e anche scaricarlo. Ok, non vedo altre domande, quindi direi che possiamo chiudere qui. Va bene? Ok, grazie a tutti, Grazie. Grazie mille ci ancora, sentiremo prossimamente. Grazie, alla prossima. Ciao, buona grazie giornata e visto l'ora anche buon appetito. altrettanto.